Perché parlate dei documenti di Emanuele all'interno della cassa, nello scambio di messaggi? Balda parla dei documenti della cassa. Tu, quelle cose della Orlandi, fai le fotocopie. Perché non ci sono, perché Pietro non c'era un ordine preciso di occuparsi di questa cosa. La commissione, te l'ho spiegato 100 volte. Ho capito, però se tu parli che ci sono dei documenti, vuol dire che sapevi che c'erano dei documenti, no? No, io sapevo, separa. La cassa, no, tu cerchi la verità che a te fa comodo. No, a me non mi piace essere preso in giro. No, Pietro, dopo 42 anni, a me non mi piace essere preso in giro. Cosa dice in quelle registrazioni? Lui mi parla in maniera anche abbastanza greve, però parla di Emanuele in maniera molto, molto spacciata, con questa relazione con Papa Wojtyla. Contatta De Pedis e lui la fa sparire. Che legame ci sarebbe stato tra Emanuela e Papa Wojtyla? Beh, secondo noi lui ne avrebbe abusato. Ne avrebbe esatto. Liturgie di un bigotto, le teorie del complotto, omelie sul cruscotto, litanie di un corrotto, con il cervello in pappa ma con il vento in poppa, vuoi arrivare al succo, goditi la polpa. Balco Podcast. 2,75%. Prima Libani italiani. C'è slogan e slogan, eh? Ma cos'è sta roba? Ma che... Come cos'è, Fede? Sono tutti i vantaggi incredibili di Trade Republic, che è l'unica banca che ti dà un conto IBAN italiano per gestire tutti i tuoi investimenti. E quello che hai in mano, guarda quel bel numeretto, quello è il tasso della BCE, che attualmente è pari al 2,75 sui saldi del conto corrente. E con il SafeBack, se paghi con carta, l'1% dell'importo viene automaticamente reinvestito in un piano d'accumulo a tua scelta. Hai presente il pranzo che abbiamo fatto prima? Ci sto già guadagnando. Porca miseria. Clicca sul link in descrizione della puntata e scopri Trade Republic, una delle maggiori piattaforme di risparmio e investimento in Europa. È il terzo episodio? È il secondo, però in realtà abbiamo girato 2 episodi condensati in uno, quindi potremmo dire anche terza parte. Sì. Diciamo che è un caso di cui ci siamo occupati molteplici volte nel nostro vecchio podcast, e siccome ci sono degli aggiornamenti in merito e abbiamo avuto anche un'altra ospite che ha parlato di argomenti molto vicini a questo, volevamo mettere sul tavolo tutti quanti, più un giornalista che ci può dare una mano a far chiarezza sul caso, visto che ci sono novità importanti. Parliamo del caso della sparizione di Emanuela Orlandi con Alessandro Ambrosini, che è un reporter che si è occupato principalmente della pista di Londra e del caso nella sua interezza, con Francesca Immacolata Ciauchi, che come diceva Federico nell'intro è già stata con noi, e con ovviamente Pietro Orlandi. Quindi oggi cercheremo di analizzare un po' tutti i nuovi sviluppi della vicenda e confrontarci anche su punti di vista diversi. Facciamo un applauso a tutti i nostri ospiti. Allora, partirei da Pietro, chiaramente non ricominceremo a spiegare la storia perché appunto l'abbiamo già fatto nell'altro podcast. L'ultimissimo aggiornamento è il fascicolo vuoto. Sì, un fascicolo che poi l'ha dichiarato direttamente il Presidente della Commissione, reperiamo. Ha dichiarato pubblicamente che stanno facendo delle ricerche e presso l'Archivio di Stato hanno trovato dei fascicoli sulla vicenda di Emanuela, però completamente vuoti. E lui ha detto che adesso dovrà capire il contenuto di quei fascicoli e perché soprattutto sono vuoti, anche se all'interno hanno trovato una sorta di lista dei documenti che avrebbero dovuto stare all'interno di quei fascicoli. Però non è la prima volta che succede, perché qualche anno fa io nell'Archivio di Stato ero già stato e avevo trovato un altro fascicolo sempre del Ministero degli Interni con scritto alla segreteria speciale del Ministero degli Interni, però sempre vuota, una cartellina vuota. Tu Alessandro, poi arrivo da te Francesca, che idea ti sei fatto di quest'ultimo aggiornamento sul fascicolo svuotato? Ma secondo me è una false flag, cioè è un falso problema, cioè molto probabilmente per indirizzare l'interesse anche sulla pista internazionale, perché questo fascicolo contiene appunto delle note che ti
che ti indicano esattamente gli argomenti che ci sono all'interno. Sì, che è strano che rubare qualcosa contenente il fascicolo e lasciare la lista di quello che dovrebbe esserci dentro. Esatto. E visto che parliamo di un caso che ha subito più depistaggi che prove vere, cioè i depistaggi sono tantissimi, la prima cosa che mi pongo io è perché lasciare la lista di quelli che dovrebbero essere i documenti all'interno. O mettere una lista diversa. Esatto, sì, esatto. Sembra quasi voluto, ecco. Sembra una cosa voluta, poi la coincidenza è che la trova un giornalista che da sempre segue quella pista internazionale a cui fanno riferimento quelle note, diciamo, no? Cioè quell'indice. Per cui secondo me è una delle tante cose che escono all'interno di quello che io definisco un blockbuster, cioè tristemente lo definisco un blockbuster, che è il caso Orlandi, no? Per cui tu hai la necessità sempre di tirar fuori qualcosa che poi per mettere questa etichetta e poter scrivere, dire, insomma, è utile a tutti, forse a troppi, insomma, mettiamola così. Però nella realtà dei fatti, secondo me, è proprio una cosa che non ha un grande valore. Secondo te, Francesca, ha un valore o sei d'accordo con Alessandro? Secondo me ha una sorta di valore il dato che gli elementi di questa vicenda continuano ad essere così succulenti da poter essere sfruttati da chi ha bisogno in quel momento di una visibilità mediatica, no? Quindi c'è questo ritrovamento che poi dopo assurge agli onori della cronaca, cioè noi assistiamo quasi ormai ogni 10 giorni a qualcuno che, immagino questo quanto possa essere doloroso per Pietro, che ha una idea, una pista, un tassello, un non tassello, no? E quindi io annovero questa cosa del fascicolo mancante all'interno di questa strategia. In questo caso però non comprendo a chi bisognerebbe attribuire questa voglia di pubblicità, cioè al fatto della pista internazionale, cioè chi segue la pista internazionale in questo caso, giusto? Certo. Ok. La persona che ha per primo interesse ad allontanare la verità, io sono sempre stato convinto che sia all'interno del Vaticano, perché all'interno del Vaticano sono a conoscenza della verità. Evidentemente è una verità molto pesante e quindi qualsiasi possibilità di allontanarla a loro fa sempre comodo. Non lo dico perché tutti sanno che sono arrabbiato col Vaticano, con quello che hanno fatto in tantissimi anni, ma sono gli atteggiamenti e le situazioni in questi 42 anni quasi che mi autorizzano a dire certe cose. A te qualcuno ha detto qualcosa in relazione a questi fascicoli? All'interno del Vaticano? In generale, in questo periodo? No, su questi fascicoli no, non mi ha parlato nessuno. È uscito fuori invece, al contrario, un fascicolo, il famoso fascicolo che stava in Vaticano, di cui io parlavo sempre, questo fascicolo rapporto Emanuele Orlandi, che il Vaticano aveva sempre negato, a cominciare dal Cardinal Bertone, che era segretario di Stato dal 2012, tutti non c'è niente, non esiste niente. Adesso Diddi, che è il promotore di giustizia, pubblicamente ha detto quel famoso fascicolo di cui parla sempre Pietro, l'abbiamo trovato improvvisamente. Però ancora sotto segreto. Dice però è ancora riservato, non è il momento ancora di divulgare il contenuto, dopo 42 anni. Di una cosa che hanno negato, perché io quando parlavo di quel fascicolo non è che improvvisavo, dicevo forse, cioè, perché lo sapevo esattamente, perché nel 2011 incontro Monsignor Georg, che era il segretario di Papa Ratzinger, e lui mi dice farò fare a Gianni, ex comandante della gendarmeria, una ricerca su tutte le cose che trova all'interno del Vaticano. Da lì è nato questo famoso rapporto Emanuele Orlandi, che Paolo Gabriele, l'aiutante di Papa Ratzinger, mi disse ho visto sul tavolo di Georg, rapporto Emanuele Orlandi. Però, loro l'hanno negato per anni questa cosa. Però Pietro, se tu ti ricordi, a un certo punto su quel fascicolo interviene padre Lombardi, all'epoca portavoce di Papa Benedetto, e dice sì, mi è stato commissionato un fascicolo sopra. No, è un'altra cosa quella. Perché dici che è un'altra cosa? Perché so che è un'altra cosa. Padre Lombardi è stato chiesto un'altra cosa, perché io quando parlai con Monsignor Georg, lui parlò con padre Lombardi sul libro che è uscito nel 2011. Ho scritto un libro con Peronaci e ha fatto fare una relazione sulle cose che io avevo scritto in quel libro. Sono due cose completamente separate. La domanda che mi pongo io è come ci si districa ad oggi su qualsiasi tipo di reperto, di prova che si trova,
a confutare la veridicità di quel reperto, a esatto. vedere che non sia... Cioè, Esatto. cioè, Loro- quanto le prove possono parlare ad oggi e quanto è molto più probabile che debba arrivare qualcuno in persona probabilmente a parlare. Secondo me bisogna saperle leggere. C'è un problema di lettura delle cose. Cioè, è un po' quello che poi esce poi dai 5 fogli di Emiliano Fittipaldi, dalle lettere passate a Pietro. Cioè, perché questi sono questi sono fatti, no? Cioè, c'è una concretezza. Poi, giustamente, uno valuta se devono essere vere o false. Però non possiamo limitarci a considerarle vere o false solo dal punto di vista formale. È il contenuto che va letto in un certo modo, perché poi se noi andiamo a vedere i messaggi di un eventuale ricatto non vengono mai fatti in maniera diretta, vengono sempre mischiati dove c'è delle cose vere e delle cose false, perché chi deve leggerle lo capisce. Comprende, sa distinguere. Cioè, quindi tu dici, è come se ogni reperto che viene trovato sia un messaggio lasciato a chi sa come atto ricattatorio. Certo. Come per dire, occhio, che se non fate o non fai, dipende dall'interlocutore, quello che diciamo noi, e quindi è come se, però da questo assunto possiamo dire che esistono almeno 2 parti in causa. Cioè, Il ricattatore e il ricattato. Almeno, quindi sì. possiamo sapere che sono 2 parti in causa. Assolutamente. Però il Vaticano di oggi, secondo voi, ha all'interno delle persone che possono subire questo ricatto? Secondo Da me 40 sì. anni Secondo me sono sì. persone che Io possono rispondo- subire questo ricatto. Da O 40 sono anni. Guarda, morti, Pietro. secondo me è un ricatto questo che si tramanda, Ok. È un'eredità. è un'eredità. Cioè, Però questo tu per è- essere ricattato devi temere di perdere qualcosa. Cosa avrebbe da perdere? La Papa credibilità a Francesco? livello mondiale. Se si arrivasse a provare che c'è un coinvolgimento di qualcuno di importante. Sì. Certo. Beh, io penso anche coinvolgimento indiretto, banalmente, no? Banalmente. Sempre in ipotesi, cioè so ma non ho detto, non che magari attivamente qualcuno oggi all'interno del Vaticano abbia, però anche non parlare è attivarsi, no? Per non arrivare alla verità. Ma guarda, basta che pensi che il Vaticano preferisce subire i dubbi dell'opinione pubblica mondiale piuttosto che in qualche modo collaborare anche. Cioè, se tu collabori e parli con la famiglia, ti metti a disposizione dei magistrati, poi ti puoi inventare quello che vuoi, però dai una facciata. Invece il fatto stesso di chiudersi totalmente non fa altro che aumentare i dubbi nei Certo, confronti Pietro, delle persone. però quando si chiede la collaborazione di qualcuno si lascia a questo qualcuno anche una modalità con la quale collaborare, che non necessariamente deve essere, diciamo, a servizio o come dire, equivalente alla persona che chiede la collaborazione. Cioè io penso che comunque anche quando il cardinale Becciu, per esempio, autorizza l'apertura delle tombe, c'era stata una Non sorta poteva di fare accordo. altrimenti. E perché non poteva fare altrimenti? Perché se, Pietro? allora, Cioè, se ci perché? dicono che in quelle tombe ci sono degli elementi che possono portare alla verità su Emanuela, il Eh. Vaticano dice mi rifiuto di aprirle, è normale che poi la gente dice che cosa nascondi là dentro, perché non vuoi aprirle? Quindi Loro l'hanno secondo- aperte perché sapevano che là dentro non c'era niente. Ma posso fare riusciamo a fare un po' un'analisi dello stato dell'arte rispetto a la commissione istituita in Vaticano e anche quella istituita dal governo italiano? Cioè, a che punto siamo? Che lavoro è stato svolto e a che punto siamo rispetto alle indagini svolte? Allora, sono 3 intanto, perché c'è l'inchiesta vaticana, quella che ha aperto Papa Francesco, Sì. c'è la Procura di È Roma, capitanata da Diddi, cioè Da Diddi, diciamo esatto. coordinata da Diddi. la Procura di Roma, il Sì. magistrato si chiama Luciani, e poi c'è la Commissione parlamentare di inchiesta. Esatto. Sono 3 cose diverse. Allora, Poi c'è la quella co- più importante che è la tua personale. sì, esatto, è la più Qua importante. ci sono 4. Partiamo dalla Commissione Vaticana. La Commissione italiana, dopo quella volta, ne abbiamo parlato Sì. nella puntata scorsa, dopo quella giornata di interrogatorio fiume insieme a Diddi, io non ho avuto più nessuna notizia,
non ho più saputo cosa hanno fatto. L'ultima che è arrivata di un paio di mesi fa di questo del ritrovamento di questo famoso fascicolo. Insomma, Quindi non si sa, diciamo, Diddi non ha mai esplicitato in pubblico siamo arrivati a questo punto, abbiamo intenzione No. di fare, non si sa niente. Niente. Da quanto tempo c'è ormai questa 2 cosa? anni. Guarda, 2 anni. No, di più di 2 anni, sì, anni e mezzo. 2 anni. 2 anni. Tu, Francesca, che diciamo conosci le dinamiche e i meccanismi del Vaticano più di noi, ti sembra plausibile che dopo 2 anni di indagini Diddi ricopre il ruolo di procuratore? Sì. Il- Il il- promotore di giustizia, il promotore- l'equivalente del magistrato capo. Ok, il promotore di giustizia Vaticano dopo 2 anni non abbia ancora rilasciato dichiarazioni, ti sembrano tempistiche Assolutamente. credibili? Ok. Assolutamente. Questo assolutamente, anche perché a qualsiasi punto sia l'indagine non è lo stile del Vaticano convocare una conferenza stampa e raccontare lo stato dell'arte. Non è così che funziona lo Stato, non è questo lo stile della casa e non credo che questa cosa avverrà mai. Nel Vabbè, lo momento in stile cui- della casa però è stato quello, da quando è stata istituita questa inchiesta in Vaticano, di trovare qualunque elemento che possa creare danno all'inchiesta stessa, perché sappiamo benissimo che le azioni che hanno compiuto all'interno del Vaticano, ne abbiamo parlato l'altra volta, cercare di insinuare sulla famiglia, sulle dichiarazioni che avevo fatto rispetto a Giovanni Paolo II, hanno avuto un atteggiamento sbagliatissimo. Però No, Pietro, ecco, ci non sono- confondiamo una cosa importante, quelle che sono la realtà dei fatti e quelle che sono i fatti mediatici, perché qui ci sono due diciamo cointeressenze, no? Allora c'è la verità mediatica che viene spesso fatta filtrare e quella danneggia sia la credibilità delle persone che cercano la verità e sia lo stesso Vaticano, secondo me. E poi c'è il lavoro dei magistrati che però, insomma, fino a che non viene fuori un report di una certa rilevanza su quello che è stato fatto, non possiamo, secondo me, dire a prescindere che non hanno fatto nulla, perché oggi noi quello che loro hanno fatto non lo sappiamo. Ti hanno mai convocato a te? No, mai. No. La procura? Mai. La questione? Mai. Mai. Diddi? Mai. A Diddi ne ho parlato 2 anni fa e ho raccontato tutte le cose che mi hai raccontato. Se avevano intenzione di approfondire quelle cose, la prima cosa che avrebbero dovuto fare è chiamarti. Ok. No? Chiamare Chiamare te, chiamare tutta la serie di persone e i nomi delle persone che gli ho indicato. Cioè, però ad oggi noi non possiamo pronunciarci perché non essendosi ancora pronunciato Certo, non abbiamo nuovi la elementi. Commissione Vaticana. E rispetto invece alla Commissione parlamentare, che diciamo forse è Allora, quella che è stata istituita nel periodo più recente. ecco. E ovviamente la commissione parlamentare non ha gli stessi strumenti che può avere una procura. Io quei pochi contatti che ho all'interno della commissione su qualche consulente, qualche commissario, al di là delle parti politiche, Sì, sì, e sì. questa è la cosa positiva che ho riscontrato all'interno della commissione, un legame tra i vari gruppi politici e quella è una cosa positiva. Loro hanno fatto tantissime audizioni fino adesso, un po' a random, alcune gliele ho criticate perché alcune audizioni sono state inutili secondo me. Loro Ok. hanno Per detto esempio, giustamente quali- che non conoscevano tutta la storia, quindi vorrebbero capire un po' la situazione. Quali sono state quelle inutili? Ma quelli di qualche giornalista che non aveva nulla da dire, cioè anzi delle situazioni, ci sono state una serie di audizioni inutili che mi hanno anche detto, però le abbiamo dovute fare in qualche modo. Volevano per comprendere meglio. Esatto, diciamo così. Però il problema è che all'interno della commissione, secondo me, ci sono persone che remano contro e quella è una cosa sbagliatissima. E in creano che modo, problemi. secondo te? Allora, sia all'interno, sia qualche consulente che è stato messo a forza dentro. Ci sono alcuni consulenti, io per esempio un giornalista che scrive un libro sulla vicenda di Emanuela non dovrebbe far parte della commissione, perché lui in quella commissione cercherà di portare La sua teoria. esatto, la sua teoria beh, qui certo. non approfondisce In effetti non ha molto Ci senso. sono- Chi è questo giornalista? questo per Veronacci. esempio si chiama Nelli, che è un giornalista, sarà anche una brava persona. No, che beh, io ho certo, però conosciuto, magari è viziato dalla sua idea che si è fatto Hanno lui. insistito- Nessuno sta dicendo che agisce con disonestà però o hanno con insistito con disonestà tantissimo intellettuale. Ecco, un diciamo. gruppo mi hanno detto senatori e deputati toscani che dall'inizio della commissione hanno insistito affinché questa persona entrasse dentro, nonostante alcune E qual cose, è, atteggiamenti. ovviamente riassumendo la sua versione. La No, versione di questo giornalista qual è? Diciamo? No, lui punta molto all'interno di Emanuela, delle amicizie di Emanuela, della famiglia, però la cosa... Quindi mi extra dispiace Vaticano quando- principalmente? Sì, Un allontanamento mi dispiace volontario. che quando si inventano tantissime cose non vere. E poi ci sono anche dei problemi all'interno della commissione, io ho sempre detto,
il signor Gasparri, che fa parte di questa commissione, che è voluto entrare lui era contrario, ma è voluto entrare in commissione. Sì, lui non voleva che si istituisse la commissione, No, però è entrato in però è commissione. entrato per vigilare, e lui secondo me sta creando problemi, crea problemi alla commissione, perché lui per esempio pubblicamente ha fatto soltanto 2 dichiarazioni, una a seguito dell'audizione di un giornalista che si chiama Nicotri, che è l'unico giornalista che è stato ascoltato da Diddi, perché è un giornalista che punta esclusivamente sulla famiglia, insinuare sulla famiglia, e si inventa una marea di cose. E la dichiarazione di Gasparri è stata: finalmente oggi abbiamo ascoltato un'audizione illuminante, perché fingeva a quel punto. Se sei un vigilante non ti puoi esprimere in questo modo. Ma no, ma anche se sei soprattutto convinto, ma non puoi dire, genuinamente, no? sì, dovresti No, ma sei un aspettare. commissario, quindi vuol dire che tu Appunto. già hai deciso qual è no, il mi finale sembra- di questa storia. La seconda volta è stata quando è stato ascoltato poco tempo fa Monsignor Vergari, che era stato ad inchiesta aperta e indagato per concorso in sequestro, poi prosciolto da Pignatone, perché Pignatone, l'ex capo della Procura di Roma, ha prosciolto tutti quanti, quindi non è stata accertata la sua innocenza. Anche lui attraverso il suo ufficio stampa, Gasparri, ha fatto un'ennesima dichiarazione, dichiarando: è stata assurda questa audizione, ho assistito ad un supplizio di questo Monsignore che è stato sottoposto ad una serie di domande che l'hanno messo in difficoltà. È arrivato a dire: la Commissione e il Parlamento dovrebbero chiedere perdono a Monsignor Vergari. Lui quindi ha criticato la Commissione, ha raccontato un fatto che non potrebbe No, raccontare. ma per il ruolo che ricopre non dovrebbe rilasciare queste dichiarazioni, cioè, Ma infatti- potrebbe rilasciarle se fosse al di fuori della commissione, ma Esatto. non se sei Ma all'interno. tra l'altro vogliamo ribadire, io e Federico abbiamo invitato Gasparri qui e chiaramente avremmo voluto anche domandargli cose inerenti alla commissione. Lui inizialmente ci ha detto di no, poi pubblicamente da Cruciani ha detto sì. Adesso non lo so, a me pare, poi magari è una mia illazione, che stia prendendo tempo. Sì. Sappiamo lui, che poi lui dovrebbe uscire dalla Commissione. Io adesso non so che farò una richiesta, però lui non dovrebbe far parte tu della mi dicevi Commissione. che vuoi fare una richiesta anche Sì, formale perché per... non può fare. Allora, primo perché tu parli pubblicamente di situazioni che avvengono all'interno delle audizioni. Oltretutto critichi quella commissione parlamentare di cui fai parte, cioè remi veramente contro a questa storia, cioè e non va bene, perché, ripeto, nonostante la commissione non ha tutti gli strumenti della procura, però c'è qualcuno che prova a fare qualcosa di positivo. Certo. E Diciamo- quando a me mi hanno detto che era avvelenato quel giorno all'interno dell'audizione, era avvelenato in quel momento perché cercava una difesa nei confronti di Monsignor Vergari, dicendo tra le altre cose è stato appurato che lui è completamente innocente, il che non è vero, perché è stato prosciolto da Pignatone, perché Pignatone ha deciso di archiviare tutto quanto. Poi sappiamo come è andata la situazione di Pignatone, di questo personaggio che molti considerano una brava persona e secondo me invece non lo è, perché sappiamo che Pignatone ha archiviato tutto per volontà, non per incapacità. Ha archiviato per volontà, perché doveva archiviare. Terminato il suo mandato, Papa Francesco l'ha promosso presidente del Tribunale Vaticano. E adesso lui, sappiamo che fine ha fatto Pignatone, indagato per collusioni con la mafia negli anni 90, adesso è indagato dalla procura di Caltanissetta. E quindi voglio dire, a me mi dicevano di tutti i colori quando criticavo l'atteggiamento di Pignatone in questa vicenda, delle cose che ha fatto, del voler archiviare tutto, di voler prosciogliere tutti quanti gli indagati, che è evidente. Posso trovare un lato positivo? No, perché In Gasparri? No, nella vicenda, nella commissione italiana, cioè che quantomeno, come sempre, le cose vengono fatte un po' all'italiana, quindi sono facilmente analizzabili anche da noi, no? Cioè non sono fatte bene. Non so come dire, cioè, se io voglio pilotare una commissione in un certo volo, ci sarebbero modi molto più sagaci di farlo. Sono no? poco criptici e molto espliciti, sì. Quantomeno vengono fatti all'italiana Sì. e quindi sono lampanti. Cioè adesso io voglio essere super partes in questa puntata, però oggettivamente è abbastanza inopportuno che una persona che è all'interno della commissione si esprima in questi modi, in questi termini rispetto a quello che avviene all'interno della commissione, sia che queste obiezioni e queste asserzioni siano giuste o nel merito o meno, cioè indipendentemente da come
nel concreto di quello che dice. Ma Ecco. infatti, cioè, sarebbe anche legittima la sua versione, ovviamente lui può pensarla come vuole, Ma e certo. può anche essere convinto che alcune piste che magari... Sì, ma non lo devi dire in quel modo. Esatto, nel non senso devi- che magari Certo. piste che Pietro ritiene valide o anche Alessandro per lui non lo sono, ma nel momento in cui tu sei un vigilante, come lui stesso si è autodefinito, in questo modo, nella migliore delle ipotesi, fai perdere tempo. E no, stai palesando la tua volontà di voler indirizzare quella commissione dove vuoi tu, ma in realtà Ma nessuno... perché fa comodo, perché sappiamo benissimo che Gaspari ha un legame fortissimo con l'ambiente Vaticano e con personaggi all'interno del Vaticano. Ma chi? Vabbè. Eh? Ma Chi? quando? Il Cardinal Re, per esempio? Ma il Cardinal Re, cioè nel senso che simpaticissimo prelato, ma oggi il Cardinal Re, poverino, sta 10 Poverino. giorni a letto e 20 in No, piedi. guarda, allora vabbè, Cioè, non mi parlare così di certe cose che evidentemente... poverino, fra virgolette, ma non ha nessun potere reale il Cardinale. Il Cardinal Re? Ha un potere reale oggi il Cardinale Vabbè. Re? Un potere di incidere oggi in Vaticano? Sì. Il Cardinale Re? Ok. Cardinali, sono convinto che sia a conoscenza di quello che è successo. Che sappia cosa è successo. Certo. Io penso che sicuramente, allora, per il pubblico a casa, il Cardinale Re Raccontaci un po' chi è Cardinale. Cardinale Re? è il decano, il Cardinale Re è... Che nome umile. Il Cardinale Re. Si chiama Re. Sì. Allora, il Cardinale Che Giovanni... Gaspari chiama venerato cardinale. Porca troia. Aggiungiamo un altro Venerato titolo. Cardinale Re. Raccontaci, Francesca, che tu hai tutto il Pokédex dei cardinali, se ci puoi dire. Allora, il Cardinale Giovan Battista Re è il decano dei cardinali della Segreteria di Stato, del Vaticano. È il più anziano cardinale che c'è in Vaticano, quindi il Cardinale Re era sostituto della Segreteria di Stato all'epoca dei fatti. Sì, era un Quindi po' era signore. la persona che gestiva la macchina organizzativa della Segreteria di Stato quando Emanuela è scomparsa. Beh, cavoli, ed essendo anche il Pianzano è quello che forse ha mantenuto Allora, l'eredità di ciò che sicuramente. potrebbe essere avvenuto. Sicuramente, Sempre ipoteticamente, perché questo già Pietro lo sa come la stiamo pensa. beccando una querela da Io Diddi una penso volta. che quella gestione, e Pietro lo sa, quella gestione in quel tempo è stata totalmente sbagliata e fallimentare e ha portato i dubbi che oggi noi abbiamo nei confronti, i dubbi che oggi si sono generati nell'opinione pubblica rispetto al coinvolgimento del Vaticano attengono alla gestione completamente, totalmente fallimentare di quella fase lì. Chiaro. Cosa si è provato a fare? Allora, il Vaticano di 40 anni fa... Ma non lo conoscevi te il Vaticano 40 anni fa? Non lo conoscevo Pietro, però con l'idea che io mi sono fatta è questa, ed è quella stessa che c'è te, Non è che il Vaticano di 40 anni fa era un Vaticano che a qualsiasi costo tutelava l'istituzione, a prescindere se l'istituzione commettesse cose buone o cose sbagliate. E questo, ok. E questo è un qualcosa che è stato cristallizzato da 2 papi, da 3 papi, che hanno parlato di pedofilia, che hanno chiesto scusa, che hanno cercato di No, porre... per favore, dai, però- Aspetta, che hanno cercato di porre un limite a queste cose, ok? Quindi quella gestione certamente ha sbagliato e se sapeva delle cose di Emanuela non l'ha dette. Oggi se il Cardinale Re sapeva delle cose e parlasse sarebbe una cosa assolutamente Beh, auspicabile. potremmo già un'idea che si è paventata su questo tavolo, già sentire nella commissione parlamentare in audizione il Cardinale Re non sarebbe male come idea, no? Nessuno avrebbe il coraggio di spingere su alcune domande col Cardinale Re. Perché io il Cardinale Re l'ho incontrato nel 2010 e lui all'epoca stava spesso a casa nostra. Mia madre, quelle poche cose che ricorda l'ex Monsignor Re in cucina seduto, chiedeva, si informava, perché lui era quasi spola tra noi la Segreteria di Stato. Ah, ok, faceva da Certo. tramite. Io nel 2010 l'ho incontrato perché ero stato in Turchia da Ali Akçam, Ali Akçam mi aveva mandato dal Cardinal Re. E il Cardinal Re mi ha detto Emanuela Orlandi, proprio così, Emanuela Orlandi, no, mi ricordo all'epoca qualcosa lessi sul giornale. Ma dai, ma come si fa a rispondere? A casa sua, Sì, stavo a casa sua, mi ha detto questo. questo è gli errori del Vaticano. Quando il Vaticano commette degli errori, Erro- questo è un errore enorme. Dovremmo perché mentire cambiare questo- la E con la O, forse, Eh? in questo caso. Cioè? Non errori, ma cambiare la E con la O. Orrori. In questo caso. Dai. Ah, cavoli, comunque perlomeno, vedi, sentire il certo. Cardinale Re potrebbe essere... Quale domande faresti al Cardinale Re? Esatto, questo è interessante. Quale domande faresti al No, Cardinale io la Re? cosa che gli ho chiesto quando sono andato a casa sua, gli ho chiesto proprio questa cosa. Gli ho riportato anzi una dichiarazione di Ali Akçam, perché all'epoca Ali Akçam ancora lo seguivo perché aveva scritto Aliacca, io lo dirò sempre male, Aliacca. Ali Akçam, Aliacca,
giusto? Sì. Sì. Diciamo l'attentatore di Papa Wojtyla dell'81 dove si è anche paventato il fatto che poteva essere implicato lui e l'organizzazione dietro di lui Sì, per un periodo c'è stata la pista. No, per su di parecchi lui. anni la pista Sì. era quella, loro i presunti rapitori chiedevano lo scambio di Emanuela con la Lia. sì. Poi piano piano l'hanno abbandonato e quindi io nel 2010 quando lui viene liberato, perché la grazia la ottiene nel 2000 comunque in Italia, Certo. va a scontare gli ultimi 10 anni in Turchia e poi finisce. Io trovo il modo di raggiungerlo in Turchia perché lui continuava a dichiarare che Emanuela era viva, non aveva subito il condanno, il Vaticano... E lui mi ha raccontato la sua verità e tra le altre cose mi ha detto attualmente il cardinale Giovanni Battista Re è quello che è a conoscenza di tutto, vai da lui e lui può aiutarti. Io sono andato al cardinale Re per dirgli questa cosa e lui mi ha risposto in questo modo. Io ricordo qualcosa sui giornali. E tu, Francesca, sei convinta che lui non sappia nulla? Perché prima hai detto, vabbè, mo poverino, sta in quelle condizioni, però non penso serva Allora, sta benissimo. l'energia muscolare per Allora, insomma, mantenere dei quello segreti. che è stato fatto, come ho detto nell'altro podcast, quello che è stato fatto in quella gestione, cioè in quegli anni, certamente il cardinale lo sa, non esiste un qualcosa che un sostituto della segreteria non conosce di quello che avviene in segreteria. Infatti. Beh, già fare chiarezza su come è stata gestita. Le telefonate dell'americano, tutta la parte dei depistaggi, tutta la parte che comunque ha coinvolto il cardinale Casaroli, che era il segretario di Stato, cioè il diretto superiore del cardinale Re, questa parte qua, e non solo ne ha conoscenza perché l'ha vissuta, però io mi domando, ok? Gestirla cercando di occultare qualcosa, gestirla avendo un ruolo diretto e un coinvolgimento diretto nella sparizione di Emanuela, gestirla perché si sa la verità e si vuole nascondere. Io su questo ho dei dubbi, nel senso che io non riesco, non voglio, forse sarà a credere che effettivamente c'è qualcuno che sa dov'è Emanuela. Beh, ma non e credi... la vita di una persona è più importante della verità per un prete, cioè nel senso per un prete che poi diventa cardinale. Chiaro, ma facciamo un passo indietro, cioè non sarebbe già tanto capire e comprendere come è stata gestita questa cosa all'interno del Vaticano, e visto che abbiamo una persona che è ancora viva ce lo può dire. Io mi aspetto Già sai, comprendere... più persone vive. Sì, però sappiamo che uno... sai, Federico, e ce l'hai io detto sai tu, cosa non mi può non aspetto? sapere come è stata gestita. Cioè, come è stata gestita Beh, certamente. noi ma sai sappiamo cosa se mi- Diddi sai l'ha cosa mi ascoltato? aspetto? Questo... No, non lo sappiamo. no, Io non lo so, Pietro No, so non lo so. non lo sappiamo, ok. Nulla. Io ritengo che alla fine dell'indagine in Vaticano un documento che spiega come è stata gestita la questione all'epoca, io penso che ci sarà. Ah, beh. Io cioè, non posso non credere che non ci sarà un documento che I famosi racconti- 5 fogli inglesi in teoria parlano di questa situazione, no? Della Certo, pista inglese raccontano. certo. Adesso ci andiamo e chiedo anche a te magari di fare un breve riassunto per chi ci ascolta sulla pista inglese. Volevo però, sempre rimanendo sulle commissioni, parlare un attimino dell'ex PM Capaldo e dei due emissari vaticani. Esatto. Perché insomma sono state fatte delle dichiarazioni importanti. Sono stati ascoltati dalla commissione parlamentare i due emissari che erano l'ex comandante della gendarmeria Giani e il suo vice Alessandrini, che naturalmente hanno negato quello che poi Capaldo mi ha raccontato. Perché Capaldo mi ha fatto un racconto ben preciso, anche se alla fine Capaldo gli ultimi giorni mi ha detto ma forse hai capito un po' male, non è proprio così. Io a Capaldo ho detto io posso avere tanti difetti, ma l'unico che non ho è la mancanza di memoria. Allora, Io riassumiamo ricordo un attimo per loro. Capaldo, quindi l'ex PM, Guarda, te lo dico cosa ti dice velocemente. quando? Allora, Diteci prima chi è, perché Capaldo era il magistrato che si occupava dell'inchiesta su Emanuela quando l'inchiesta era ancora aperta. in Italia. Inchiesta in Italia. Esatto. Parliamo del 2012, era il periodo che si parlava della sepoltura di De Pedis a Sant'Apollinare, Sì. quindi c'era questo tira e molla tra Vaticano e Procura di Roma per chi doveva aprire quella tomba. Noi manifestavamo davanti a Sant'Apollinare, in quei giorni Capaldo viene raggiunto da questi due emissari del Vaticano, l'ex comandante della gendarmeria Giani e il suo vice Alessandrini, che vanno da Capaldo e chiedono alla procura di occuparsi definitivamente di questa tomba perché questa situazione imbarazza il Vaticano e se lo facciamo noi qualcuno può pensare che vogliamo nascondere delle cose. Allora Capaldo gli dice bene, però sapete io mi sto occupando della vicenda di Emanuela e ditemi tutto quello di cui siete a conoscenza e collaboriamo in questo senso. I due emissari vanno via, sono laici quindi non possono prendere decisioni personali. Parliamo dell'entourage di Ratzinger, Papa Ratzinger, Georg, Monsignor Gergo è il segretario e il segretario di Stato il cardinale Bertone, quindi parliamo di questo gruppo.
tornano dopo 15 giorni e dicono: bene, siamo disposti a darle un fascicolo dove ci sono i nomi di alcune persone che possono aver avuto un ruolo, però sappiate che oltre quei nomi non si può andare. Capaldo aggiunge: bene, però in questo momento la famiglia, prima di sapere dei responsabili, vorrebbe sapere se Emanuela è viva, se Emanuela è morta, Certo. e se è viva riabbracciarla, se è morta darle una sepoltura. E la risposta è stata come la prima volta: le faremo sapere. Quindi se ne rivanno, vanno dai loro capi, ritornano 2 settimane dopo e dicono alla richiesta praticamente di Capaldo di avere i resti di Emanuela se è morta, la risposta è stata: va bene, purché la procura imbastisca una storia verosimile che tolga qualunque dubbio nei confronti del Vaticano. Quindi chiedevano alla procura di inventarsi qualcosa e avrebbero risolto la questione. E io all'epoca non sapevo di queste cose e nell'aprile del 2012, mentre noi aspettavamo questa benedetta apertura, a un certo punto Capaldo fa una dichiarazione pubblica, e mi stupiva la dichiarazione di un magistrato in quel momento, e le parole sono state queste: ci sono personalità in Vaticano che sono a conoscenza di tutto. Per quanto riguarda l'apertura della tomba, al momento non lo ritengo necessario ai fini delle indagini. E Capaldo, quando si è chiusa l'inchiesta, che ho allacciato un po' i rapporti con lui, mi ha detto: io quel messaggio pubblico l'ho dato per loro in Vaticano, mi avevano promesso una cosa, non si è fatto vedere nessuno. E lì succede quella situazione particolare. Il giorno dopo interviene pure il nuovo capo della procura di Roma, Pignatone, toglie l'inchiesta a Capaldo e dice: da questo momento tutte le indagini su Emanuela faranno capo al sottoscritto, quindi l'avoca a sé l'inchiesta, lasciando a Capaldo le indagini ma solo su sua autorizzazione. E lui dice: naturalmente la tomba si aprirà, apre la tomba, sappiamo com'è andato, e poi porta tutto quanto all'archiviazione. E io, quando viene chiusa l'inchiesta nel 2015, che vado a riprendere tutti quanti i documenti dell'inchiesta, leggo le intercettazioni che c'erano in quei giorni tra la moglie di De Pedis e Monsignor Vergari, che era indagato per concorso in sequestro. E la moglie di De Pedis dice a Monsignor Vergari: stia tranquillo che adesso è arrivato il procuratore nostro, riferendosi a Pignatone, ci penserà lui a far tacere Orlandi, visto già cacciato Capaldo, e Rizzi, che era il capo della mobile, ci ha messi i suoi, e ha assicurato ai miei avvocati che lui tanto archivierà tutto. Pignatone archivia tutto, apre la tomba come voleva il Vaticano e terminato il suo mandato, come ho detto prima, presso la Procura di Roma, Papa Francesco lo nomina presidente del Tribunale Vaticano. E lui è stato in Vaticano fino a 2 mesi fa, perché si è dimesso, perché indagato, come sappiamo, per collusione con la mafia. Francesca, ti faccio una domanda, tu che conosci, cioè, sempre da persona. Non si è dimesso, però parentesi, non si è dimesso per l'indagine in Vaticano, non si è dimesso, ha raggiunto un limite di età, sì, certo. e di conclusione del... Faccio, si è dimesso, cioè il atto di dimissione non c'è. faccio un'analisi da esterno che sta sentendo questa storia, no? Tu sempre ci hai raccontato di un prima di Orlandi, dopo un Vaticano prima dell'Orlandi e un Vaticano dopo l'Orlandi, no? C'è un Vaticano durante Orlandi, il caso Orlandi, è una gestione del Vaticano dopo Orlandi, no? Dove, per esempio, cioè, ad oggi tu mi dici c'è una trasparenza, c'è una voglia di verità completamente diversa rispetto a prima. Come giustifichi quest'atto da parte di Papa Francesco di prendere questo personaggio, questo PM Pignatone, e promuoverlo e portarselo all'interno? Aveva una carriera che talmente... Ti spiego come funzionano le nomine in Vaticano, come funzionano le nomine con Papa Francesco, non in Vaticano. Allora, secondo te, Pietro, ti domando, Papa Francesco era a conoscenza di che ruolo aveva avuto Pignatone all'interno del caso Orlandi? Allora, Papa Francesco non è uno stupido. Cioè, lascia stare se sia stupido o meno. Cioè, lo trattate certe volte come se fosse una persona più ingenua che non sa niente. Ok, ma dimmi una cosa, conosceva che ruolo aveva avuto Pignatone? Penso proprio di sì. E che quindi secondo te è un atto di volontà? Non lo so, questo qua ci ha fatto una cortesia, adesso non lo so per quale motivo. È stata una mossa stupida, però diciamo. No, la domanda è: ci sono altri motivi? Cioè, tu sai perché è stato preso Pignatone? Magari aveva fatto delle cose pazzesche in altri ambiti. Perché se non ne ha fatti in altri ambiti, sembra, se andiamo per esclusione, sembrerebbe che l'ha preso solo per quello. Arriva in Vaticano su segnalazione, come avvengono tutte le nomine in Vaticano, viene segnalato dalla Segreteria di Stato. E secondo te perché è stato segnalato dalla Segreteria di Stato? Le 2 persone che gestivano la Segreteria di Stato, una proveniva dal Venezuela, dove era nunzio apostolico, quindi lontanissimo da tutta questa dinamica, e l'altra persona tutto l'interesse aveva tranne che Pignatone arrivasse là, anche perché banalmente Pignatone
Pignatone viene nominato, il dossier preparatorio per nominare Pignatone lo prepara il sostituto della Segreteria di Stato, ovvero Becciu. Becciu è la persona che è stata condannata a 5 anni di carcere da Pignatone, quindi evidentemente diciamo non c'è stata una volontà da questo punto di vista di dire prendiamoci quello, perché banalmente le persone che oggi erano in Vaticano, che erano al momento della nomina, non avevano nessun interesse personale ad andare a ringraziare Pignatone che aveva insabbiato la inchiesta Orlandi, ove mai l'avesse, cioè nel senso certo, era chiusa. Senza voler essere maliziosi, però visto che c'è un nuovo Vaticano totalmente trasparente, va bene il fatto che magari non è stato preso come premio, ma magari fare un po' più attenzione su chi ci portiamo in casa sarebbe Io non più penso, opportuno, Federico, forse. No. perdonami. Allora, sapendo delle polemiche no, che Federico, sono uscite, perdonami. Allora, il mandato, cioè non si può esaurire il mandato di Pignatone in questa, diciamo, collegamento, perché Pignatone ha gestito il più grande processo che l'ha fatto Pietro. Sì, ma che l'ha c'entra? fatto Pietro, ha gestito un processo con 20 imputati che è assegnato un prima e un dopo nella storia della magistratura vaticana e nella storia della trasparenza del Vaticano. Lo ha fatto portandosi dentro nemici. Questo processo è stato lacrime e sangue per lui. È venuta fuori una sentenza, è durato 2 anni. Di quale processo parliamo? Parliamo del processo si chiama SL60 ed è il processo Sloan Avenue, ovvero un processo per peculato in cui la Santa Sede ha perso 300 milioni di euro, ok? Bene, il Pignatone, grande insabbiatore che magari io non c'ero, non li conosco, cioè questi fatti qua. Falcone lo chiamavano insabbiatore. Io ne ho, bene, io infatti non però ho. non è degno di no, cioè diciamo se nel curriculum hai Falcone che ti chiama l'insabbiatore. No, Però Aspetta, al di là Francesco, di sentiamo un questo, attimo no, Alessandro. c'è anche una cosa da dire, Cioè, bisogna anche ricordare che a un certo punto, quando viene preso Pignatone, viene preso anche Diddi. no, Sì. successivamente. Sì. Sono Vabbè, passati un anno successivamente, dopo. temporalmente, però è quello il senso. E, Cioè? e bisogna dire... Erano opposti. Ed due, erano... totalmente opposti, erano opposti durante l'inchiesta Mafia Capitale, che è stata proposta da Pignatone, e Diddi era uno degli avvocati difensori, anzi era l'avvocato difensore di Buzzi. Okay. Esatto. Cioè, adesso... E cosa significa questo? Cosa significa? C'è un rapporto, c'è una strategia. Cioè, tu hai portato dentro 2 personaggi non presi a caso, no, mediaticamente forti, perché se tu vai a guardare il promotore di giustizia che c'era prima di Ragazzi, Diddi, gli tu non schiaffi- avresti mai... no, il non promotore avresti che mai- c'era prima di giustizia, che c'era prima rispetto a Diddi, è quello che mi ha arrestato, quindi se c'è qualcuno che lo ma conosce, dico, sono io. era un personaggio pubblico, sapeva gestire i media? No. No. Bene, il presidente del Vaticano, del tribunale, era un personaggio pubblico che sapeva gestire i media, quello precedente a Pignatone? No. È stata fatta... Attenzione, Della Torre non sapeva gestire i media. Ha non gestito... come, possiamo dirlo, non come Pignatone? Possiamo dire... Mi spieghi qual è stata, mi trovi la stampa positiva che ha portato Pignatone durante il suo processo? Il processo, il fango che ha preso la Vaticano nel suo Quale processo. scusa? Quello che è l'unico processo mediatico che ha gestito Pignatone. Mi dici quale No, vantaggio ha avuto Pignatone io sto da questo? parlando in virtù di quello che sarebbe stato poi la trattazione dell'apertura di un'inchiesta sul caso Orlandi. Perché secondo me, e io vedo un singolare parallelismo tra quello che, cioè quando tu vuoi far uscire un'inchiesta che non giunge a nulla, tu chiami Pignatone. Perché l'inchiesta che poi... Guarda, l'unica volta in Vaticano quando ha chiamato quando ha chiamato Pignatone ha fatto... è stato è stato un fuoco di paglia. Okay. Zero, è stato zero. Non gli hanno dato nemmeno l'associazione a delinquere di stampo. No, e lo si sapeva, ve lo dico, 2 giorni dopo dall'arresto di Carminati. Lo si sapeva già, ma certo. guardando l'ordinanza d'arresto. Ma ragazzi, durante il processo però... c'è un'asserzione plateale, dichiarazioni spontanee di Carminati che dice io
quando ho rubato in quel cavò probabilmente non vi erano solo soldi, come per dire quello che diceva lui, cioè chi doveva sentire ha sentito dicendo guardate che quello che ho rubato al cavò sotto il Palazzo di Giustizia ce l'ho ancora, tanto Però- che ad oggi Carminati è a piede libero. Lì c'era la cassetta pure del magistrato Siga, che è il magistrato che si è occupato della vicenda di Manuela per anni ed era amico intimo del cardinal Casaroli. Però c'è un problema, Cioè l'unica, è talmente tanto insabbiatore sto Pignatone che l'unica inchiesta che ha fatto in Vaticano ha portato a 56 anni di condanna. Vabbè, santifichiamolo, però tanto è un tassello. Più che altro quello che in tutta dice questa Pietro è che vicenda. non sono connesse le due cose. Sì, ma non è tanto il processo a Pignatone, secondo me. Sì, esatto. Allora, cerco, Francesca, di darti un po' una lettura dal mio punto di vista. Il caso Orlandi è un caso che ha varie sfaccettature, varie teorie che andremo a vedere, e in qualche modo anche la banda della Magliana, De Pedis, si è mischiato in questo modo, in qualche modo in questa vicenda. Prendere delle persone che non voglio dire che siano direttamente coinvolte, perché già una volta ho dovuto chiedere scusa a Diddi per questo, No, ma quello che perché dico è, sinceramente non lo sappiamo. quanti gradi di separazione ci sono tra Diddi e vicende collegate a un personaggio che, cioè, è tutto troppo vicino, cioè è tutto molto vicino perché non possa sorgere agli occhi di chi guarda Un disegno, dici un tu. disegno malizioso, quantomeno qualcosa che dici ma cazzo, ma perché con tutte le persone che ci sono devi andare a prendere proprio quelle vicine a delle situazioni di quel tipo lì, che si dice, perché non lo sappiamo, che possano essere vicini al caso Orlandi. Ma cavoli, ma se veramente l'intenzione del Santo Padre è quella di fare trasparire, perché io non metto in dubbio che magari c'è la volontà di farlo, no? Ma io dico cavoli, ma allora cerchiamo perché non si cerca di farlo anche cercando di arginare, di tenere fuori questi pensieri malsani che purtroppo per una serie di cose sorgono spontanee alle orecchie di chi ascolta questo tipo di vicende. Se tu parti tenendo centrali gli aspetti che negli anni hanno coinvolto la vicenda Orlandi e le persone che vi hanno ruotato intorno, io oggi penso che nessuno in Vaticano potrebbe andarci a lavorare, perché in un modo o in un altro gli addetti ai lavori a Roma sono stati coinvolti da questa vicenda. Quindi io personalmente penso che Diddi abbia toccato la vicenda Orlandi nel momento in cui è entrato in Vaticano, perché prima era un semplice avvocato che faceva No, oggi È tuttora avvocato, No, cioè, oggi è allo promotore studio di giustizia, non è Sì. un semplice avvocato. No, è il però promotore diciamo a di Roma è giustizia. ancora avvocato. A Roma è ancora avvocato. Dopodiché io non penso che Diddi si sia mai occupato nella sua vita di Emanuele Orlandi prima di arrivare in Vaticano e prima che Papa Francesco decidesse di aprire l'inchiesta. Certo che no. Allora, una questo- cosa importante da dire sempre su Capaldo, no? Allora, tu mi dicevi, quindi ci hai raccontato questo incontro, le dichiarazioni, le ultime sono sue. Un sequestro per ricattare il Vaticano, ma non credo alla pista internazionale. Questo Capaldo sempre ascoltato nell'audizione della commissione. Tu come interpreti questa frase qui? No, il pensiero di Capaldo è quello che ci sono le responsabilità interne al Vaticano e che la verità è interna al Vaticano e si fa di tutto per evitare, perché non potrà mai uscire, perché evidentemente va a toccare persone troppo in alto e non possono essere toccate. Le persone troppo in alto, tranne il Santo Padre attuale, sono All'epoca. il Santo Padre dell'epoca, Papa Benedetto, il Cardinale Casaroli e il Cardinale Parolin. Questi All'epoca. No, Parolino. All'epoca non c'era Benedetto, all'epoca c'era c'era Dio. Giovanni, c'era Giovanni Paolo II. Casaroli e Poletti. Ok, allora Alessandro, entriamo nella pista Londra, anche perché abbiamo, diciamo, un aggiornamento che non avevamo dato nel incontro precedente con Pietro, ovvero il volo Roma-Londra. Intanto Posso magari- fare, se Certo, posso, certo, vai. una cosa velocissima per Come no? capire com'è nata dall'inizio, certo. così poi spiegare. Ah, vai, perché poi magari dai la palla a le persone- Alessandro, vai. La pista di Londra, lo dico velocissimo. E poi Francesca. La Vai. pista di Londra, allora, la prima volta che esce fuori Londra è nel 2011, quando un ex personaggio legato ai gruppi coperti del SISMI, che erano i servizi segreti militari italiani, si fa avanti e dice che parla del fatto che Emanuela è stata portata a Londra subito poco dopo, quindi nell'estate dell'83, presso un ospedale psichiatrico, e racconta tutta una storia legata a questioni economiche, questioni di Calvi, tutta una situazione del genere. Questa persona, io all'epoca vado anche a Londra con Fiore De Rienzo, che vorrei ricordare, giornalista che è morto pochi giorni fa, che è una persona che ha seguito la storia dall'inizio,
Naturalmente nella mia ingenuità, nella nostra ingenuità non riesco a trovare niente. E questa persona, Castrini si chiamava, viene ascoltato dalla procura di Bolzano, la procura di Roma non lo volle ascoltare, fu accusato di calunnia, gli diedero 8 mesi, lui scappò in Tunisia da quel giorno, da quindi dal 2012, è morto l'altro anno, quindi non può più dire nulla, lui era sempre convinto di questa cosa, però da lì inizia. Nel 2017, quando ho conosciuto Francesca, perché leggo un articolo di Francesca in un'intervista, a un certo punto No, dice... un pezzo del mio libro. Poi, sì, ma era di un'intervista o qualcosa, su un giornale, l'intervista riguardava forse il libro, dove Francesca dice: poi io ho letto, ho visto dei documenti sulla Orlandi e ora capisco perché la verità non verrà mai fuori. La contatto, ci incontriamo a Galleria Alberto Sordi. E che cosa avevi visto, Fra? Parlava dei famosi 5 fogli. E i 5 fogli, ok. 5 fogli della pista. E io quando ti ho detto nel 2017, ho detto, ma questi quindi si parla del 2013-2014, perché non me l'hai detto subito? Tu cosa mi hai risposto? Tu cosa mi hai risposto? Che ti ho risposto? Tu mi hai risposto e mi hai detto, io conoscevo in maniera molto lontana la vicenda di Emanuela, conoscevo ma non so niente. Quando ho trovato questi 5 fogli, cosa hai fatto con questi 5 fogli? Sei andata da? Allora Pietro, ascolta. Sei andata da Papa Francesco e le ha detto: ma la famiglia le sa queste cose? Cosa ti ha risposto Papa Francesco? Lascia stare. Giusto? Allora, ti manca No. un passaggio però Pietro, perché Io dico non quello che mi hai raccontato te. Però no, io non ti ho raccontato questo, non sono andata solo io da Papa Francesco, Io dico quello che mi hai raccontato. Monsignor Balda è andato da Papa Francesco e poiché io ero l'italiana all'interno della commissione è venuto fuori questo discorso dei 5 fogli, che il Santo Padre non ha diciamo in alcun modo dato né valore né supporto alle teorie di Balda, e questo è quello che mi ha detto lui. Tanto è vero che Balda, per farsi dare teorie a questa cosa, ha finto una allora posso riassumere la No, vicenda? però aspetta, io vorrei raccontare come l'ho saputa io. Aspetta, Come Pietro. cioè- E io ora, ma ora ti dico com'è andata. No, Così. com'è andata la tua? Io dico No, com'è andata, come ho saputo di certo, questa storia. ok, e io e le cose che mi hai detto tu. Certo. Però il problema Tu dici Balda poi mi hanno messo delle prove, No, giusto? io sto dicendo un'altra cosa. Oggi noi non è il fatto che io ti abbia raccontato dei 5 fogli, che anche perché contestualmente al mio libro è uscito, io sapevo che Balda aveva dato a Fittipaldi i 5 fogli e che sarebbe uscito il libro che è uscito, quindi tanto valeva che te lo dicessi. Ti sei io. incontrato Te pure l'ho con detto. Fittipaldi comunque nello stesso posto. Io non ho dato i 5 fogli a Fittipaldi, l'ha dato lui e questo... Vabbè, ma non però fa niente, quello ma non questo è- non è rilevante. Il tema è diverso. Il punto è, allora, che cosa accade? Accade che all'interno della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede vengono trovati dei fogli all'interno di una cassaforte. Questi fogli all'interno di questa cassaforte vengono trovati dal segretario della commissione di cui io facevo parte. Ok? Questo segretario che cosa fa? Decide di fingere, ok, che la cassaforte in questione fosse stata scassinata e che i documenti all'interno di questa cassaforte fossero stati prelevati e portati via. Okay? Dopo un mese da questa attività, di cui il Santo Padre viene informato, compreso il contenuto dei 5 fogli, compreso che fra questi fogli ci fossero i 5 fogli, dopodiché comunque non ho mai parlato di quello che diciamo la Commissione ha detto al Santo Padre, non sarà questa la volta in cui lo farò. Sono ritornati alla Prefettura della Casa Pontificia i documenti all'interno. Questa attività, secondo quello che è venuto fuori poi dopo successivamente, era servita per fare in modo di, diciamo, mettere nel mondo, chiamiamo così, dei documenti super riservati come quelli lì, okay? Perché erano stati rubati. Quindi Balda, diciamo, precostituiva il fatto che se questi fogli fossero usciti non era sua responsabilità perché erano stati rubati. Ok, cioè per deresponsabilizzarsi. Per deresponsabilizzarsi. Ok. Dopodiché io quando in questa cassaforte trovo questi fogli insieme a Balda, li leggo e dico: porca miseria, che cosa contenevano questi fogli? Questi fogli contenevano una lista di spese sostenute dal Vaticano per gestire la pratica di Emanuele Orlandi e indicavano che c'erano da qualche parte dei allegati che contenevano le ricevute 190 pagine. I 194 fogli famosi. Questi 194 pagine, di questi 194 pagine si trova una ricevuta,
ok? Questa ricevuta è la ricevuta di un marmista, dove c'è una descrizione di una tomba con un angelo sopra, e la collocazione, si scrive in questa ricevuta che la collocazione di questo pezzo di marmo sarebbe stata all'interno del cimitero teutonico. Monsignor Balda, e qui arriviamo alla seconda parte, Monsignor Balda dice, ma io non ho le prove che quello che lui dice sia stato fatto realmente. Io personalmente... questo è quello che dice Monsignor Balda. Cosa dice? Suppongo di sì. Dice che lui aveva ricevuto un mandato di capire se realmente quella ricevuta fosse vera o falsa, e se esistesse realmente quella tomba. Quindi che cosa fa? Chiama delle persone con il georadar, che è uno strumento che praticamente fa capire sotto il suolo che cosa c'è, e viene fuori una tomba a doppia camera. Quello sta nello scambio di messaggi che hai con lui, quelli che sono usciti, no? Questo famoso scambio, questa tomba a doppia camera praticamente avrebbe dovuto contenere, secondo Monsignor Balda, delle cose. Quindi lui dice, non sappiamo se è vero, e questo non abbiamo contezza, perché il comandante Giano, a cui io stesso ho chiesto, dico, ma comandante, è stata fatta mai questa attività? Perché non si può accedere al cimitero teutonico senza che la gendarmeria lo sappia. Lui mi risponde, non lo so, o comunque no, cioè, più di no che non lo so. Ok? Quindi tu stai dicendo in questo momento che non sai se è stata aperta quella tomba e trovata questa cassa là dentro? In questo momento dici questo? Io penso che sia stata aperta e che quella cassa ci sia stata. Poi che comunque Balda te l'ha detto a te che non è stata mai fatta questa cosa. No, io però io stavo raccontando le cose che tu hai detto a me sono diverse da quelle che racconti adesso. Io ho capito, Pietro, per questo dico, non sto raccontando di cose diverse. Io ti sto raccontando. Giocano con questa storia. Allora, Pietro, non è che il fatto che un dettaglio, se te la dico prima una virgola, te la dico dopo, cambia qualcosa. No, allora scusa. Perché non cambia nulla. Io ti sto dicendo, fammi finire. No, cambia, perché se tu mi dici, abbiamo aperto quella tomba, mi hanno consegnato a me una cassa. Mi hanno consegnato una cassa con documenti di manuale da portare in un certo posto. Io che penso, ci sto arrivando, forse... ci sto arrivando. Dopodiché praticamente Monsignor Balda tira fuori una cassa e dice: questa e da dove l'ha tirata fuori sta cassa? Da questa tomba del teatro. E quindi è stata fatta sta cosa. Sì, e allora che ce ne frega noi di cosa dice Gianni? No, fermati, io non ho visto la cassa che è stata tirata fuori. Te l'hanno data in mano. Mi ha dato una cassa e mi ha detto: questa cassa proviene da lì. Ma se proviene da lì o se proveniva dal negozio dove l'ha comprata, io questo qui non lo so. Ok, lui ti ha dato la cassa e ti ha detto però che veniva da lì. Bene. Ma tu non hai potuto verificare. Ma io non ho potuto. All'interno di questa cassa c'erano dei documenti. Lui dice: qui c'è l'archivio di Cosea, più documenti riservati, più i documenti della cassaforte che devono essere portati a Santa Maria Maggiore. Andiamo a Santa Maria Maggiore a portare i documenti. Cosa c'è a Santa Maria Maggiore? Una basilica. E perché devono essere portati a Santa Maria Maggiore? Perché all'epoca a Santa Maria Maggiore, visto che comunque c'erano delle resistenze importanti sull'attività di trasparenza voluta da Cosea, Monsignor Balda credeva che i documenti all'interno potessero essere dati alla stampa. Almeno questa è la versione che lui mi dà, salvo poi darglieli lui alla stampa, ma questa è un'altra storia. Ok, che cosa fa? Si va a Santa Maria Maggiore, io ero lì presente quando questa cassa viene portata nell'archivio di Santa Maria Maggiore e il cardinale Abril dice che avrebbe preso in consegna questa cassa per conto di Monsignor Balda. Dopodiché racconto questa storia a Pietro chiama Balda e Balda nega dopo tutto. Anni, questo nega tutto. Quindi ad oggi, riassumendo, non si sa che fine ha fatto questa cassa. Siamo andati con Pietro da Monsignor Miserax, che oggi era il qualche mese fa, 6 mesi fa, a chiedere di questa cassa. Gli abbiamo detto a Monsignor Miserax dove questa cassa secondo me poteva essere stata portata, spero nei sotterranei. Ci viene risposto che nei sotterranei non si può andare. Ci viene parlato io indico a Pietro il posto che mi viene fatto vedere all'epoca quando è stata portata quella cassa. Questo devo dire a onore del vero che lei effettivamente ha descritto i passaggi per arrivare in questo sotterraneo non aperto al pubblico, dove avrebbe dovuto fare questa sorta di stanza. Chiaro, quindi ti ha descritto ancora prima di andare dove sareste andati. L'ha descritto anche a Miserax, soltanto che hanno detto adesso è stata commissariata l'altro anno, quindi se veniva dell'altro anno vi ci portavo. Adesso le chiavi ce l'ha il commissario, per accedere a quei posti bisogna aprire 2 o 3 porte chiuse a chiave, quindi è tutto bloccato. Quindi non avete potuto accedere? No, abbiamo visto le altre casse perché all'epoca si scelse di mettere questa cassa all'interno di altre casse, perché la Basilica di Santa Maria Maggiore conteneva un archivio con molte casse.
molte casse diverse, molto Ok. simili a quella che noi avevamo trovato. Ok. E quindi a quel punto dice nascondiamo questa cassa fra le casse perché così l'archivio di Cos'è al sicuro. L'avete nascosta Cioè, troppo bene. ma che sa mai se... Allora, uno. Io non ho aperto la cassa, quindi io oggi non ti so E dire... perché parlate dei documenti di Emanuele all'interno della cassa, nello scambio di Balda, messaggi tra te e Balda Balda? parla dei documenti No, tu, della casa. tu, Io quelle dico, cose della Orlandi, fai le fotocopie... Perché non ci cioè, sono, perché Pietro non c'era un ordine preciso di occuparsi di questa cosa. La commissione, te l'ho Scusa. spiegato 100 volte. Ho capito, La- però se tu parli che ci sono dei documenti, Eh. vuol dire che sapevi che c'erano dei documenti, no? No, No. io sapevo, separa. La Io sento cassa, proprio la cassa, no, Pietro. sì. La cassa viene consegnata, tu cerchi la verità che a te fa comodo. ovvero No, a me Pietro non mi che- piace essere preso in ovvero che- giro. No, Pietro, nessuno dopo ti ha preso in 42 giro. anni, a me non mi piace essere preso in giro. Ma Pietro, ma io ti ho chi ti ha conosciuto preso in nel giro? nel Ma chi ti ha preso in 2017. giro, Pietro? Posso 5 minuti darmi, poi non parlo più. Nel 2017 ti conosco. Nel 2017 mi dici una cosa. Dopo, e mi parli di questi 5 fogli. 2 anni dopo mi parli della tomba del Teutonico dove c'era quella cassa là sotto. 2 anni dopo ancora mi dai lo scambio di Ti messaggi arriva tra la te e lettera, Balda. Pietro, ti arriva la Tutte lettera. cose. A te 2 anni Aspetta un dopo. attimo. No, e devi No, raccontare le cose che hai la come capacità, stanno. hai la Chi ti capacità. ti arriva la Vabbè, lettera a te? avanza, Arriva poi. una lettera anonima Non c'entra, a vedi? Laura. Hai la E te- capacità, te- però, hai la capacità, se uno dice una cosa, di deviare l'attenzione e Pietro. spostare. Pietro, ma Io ti è ti- arrivata la lettera del Francesca, Teutonico? facciamo un attimo finire Pietro, poi rispondi. Allora, Con nel tutto il 2017, ti stavo dicendo, quando mi hai incontrato mi hai detto dei fogli, te già sapevi del Teutonico, dello scambio di messaggi. Dimmelo tutto insieme, no? No. No, questo dico, no, questo Pietro. dico, mi hai portato avanti per 8 anni dicendomi alcune cose, adesso magari mi dici, ma no, quella cassa non c'era niente. Però quello non Pietro, serve a teniamocela buona, Francesca, perché magari un giorno ce lo dice. Cioè, io sono convinto che prima o cosa? poi. Ma cioè- cosa? Ma però, Francesca, Francesca, capisci che tu mi parli No, di ma lei più di tanto non è trasparenza. che sa, però il fatto che vuole mischiare le cose così mi ma dà no, fastidio. Però magari, capito? cioè io, come fai a conciliare tutti questi avvenimenti? Cioè adesso sta benedetta cassa e il suo contenuto, non sappiamo dove siano, giusto? Non si sa. a casa mia non c'è. Ok, perfetto, questo nessuno sta dicendo che sia una casa tua. Però ad oggi il Vaticano non ha mai detto abbiamo trovato questa cassa, beh, c'erano degli Il Vaticano sostiene perché Monsignor Balda, che è stato una delle come dire, delle prime persone che sono state chiamate dalla Santa Sede, Sì. è stato Monsignor Balda, Ok, che il ha quale detto? ha detto la cassa non esiste, i 5 fogli non esistono. E possiamo Non ho però mai- dare per assodato che il fatto che la cassa non esista è una bugia, perché tu l'hai vista. La cassa esiste con i E quindi documenti di Cos'è. già l'attendibilità di Balda mi viene a scricchiolare così. Ok, però, però nel momento in cui io non ho modo di accedere e trovare la cassa, perché io, oltre ad andarci con lui a dire te la mostro se mi Ma fanno infatti accedere, non ce l'ho con te per Ma no, lo so, però io dico, cacchio, ma se il Vaticano potesse trovare sta benedetta cassa, magari c'è un'opera di trasparenza. e se Balda la cassa l'ha fatta sparire, il Vaticano come la trova? Sì, ho capito, ma non è quello, il fatto che tu nei messaggi con lui parli di documenti della Orlandi, bisogna fare le fotocopie. I quindi, documenti cioè, dell'Orlandi sono i 5 fogli, Pietro, e tu li hai. Sì. Nel I du- documenti dell'Orlandi sono i 5 fogli. No, perché tu parli, no, questa scusa, storia, tu parli di documenti, abbiamo dovuto chiamare i tombaroli, quelli col georadar, quindi non si parla di 5 fogli. I dai. documenti dell'Orlandi a cui io faccio Il riferimento. Papa dice di e andare questa è la avanti mia su parola- questa storia perché Questo bisogna andare dice avanti. Balda. No, tra di voi, il cardinale Abril dice dobbiamo vederci e fare l'inventario di quello che abbiamo trovato. Dove? Dentro la cassa? Parlate della cassa in quel momento? Della Cioè, dai. Cioè, Vabbè, andiamo- cioè, hai deviato la cosa da quando io ti ho detto che tu sei andato da Papa Francesco e a Papa Francesco hai detto la famiglia Orlandi la sa questa cosa dei fogli e tu mi hai detto, Papa Francesco mi ha risposto lascia stare le cose così e tu mi hai detto, io a quel punto ho pensato che voi sapevate tutto quindi non ho più parlato di questa storia. Non è vero che mi hai detto questo? Cambia già Ma tutto non quello che cambia- hai detto dopo. No, Pietro, non cambia Vabbè. nulla, perché se Vabbè. io non ho la possibilità Che Papa di Francesco sa delle cose, ovvio, no? Papa No. Francesco non Vabbè. sa delle cose, perché Papa Francesco Vabbè, è stupido, Papa ha Francesco questa lo trattate vicenda- come una persona che non capisce, Papa Francesco delle manovre di Balde, di quello che Vabbè, Balde vabbè, ha fatto, mo li non ha vedo su Balde, vabbè. ma che cosa ne vuoi che Vabbè. sappia? Allora, sentiamo Che un quello- attimo Alessandro. Allora, tornando quindi alla pista, non so se avevi finito. No, vabbè, la il pista di riassunto, Londra così poi attacchiamo. Posso fare una domanda sulla pista di Londra che non ho capito, ma il fatto che c'entrasse Calvi era collegata anche alla banda della Magliana nella pista di Londra oppure no? No, quella, quando ho parlato del 2011, questo personaggio del Sismi parlò di Londra, del volo verso Londra Sì. e disse che le motivazioni erano legate anche ai soldi
e i riciclati della mafia vanno a finire nelle perché casse c'è di Calvi, eccetera. esatto, perché c'è un famoso collaboratore di giustizia, Mancini. che Mancini dice sempre, dice Emanuela Orlandi, dice hanno provato a fare ritorsioni con Calvi, hanno provato a fare ritorsioni così fino a che hanno dovuto rapire una ragazza per rivendicare questi denari che avevano investito. Lui parla Scusate. sì, quindi della mafia. Esatto. Vabbè, comunque sia, la pista a Londra, il giorno dopo che escono questi famosi 5 fogli, per i giornalisti nel mondo mediatico sono falsi, il Vaticano si accoda a questo fatto, falsi perché il Vaticano parte da questo presupposto, perché erano indirizzati a due monsignori, Monsignor Re, diventato poi cardinale, che è tornato, torna. Quindi erano a lui sovente. indirizzati questi fogli, e il Vaticano dice, ma c'è scritto Riverita Eccellenza, ma non si dice Riverita, si dice Reverendissima, è ovvio che sono falsi. Fine. Per il mondo sono diventati falsi quei fogli. Per quell'errore. Io appunto, nessuno ha voluto indagare, io gli originali non l'ho mai visti, le fotocopie abbiamo, gli originali non si sa dove stanno gli originali. Nessuno crede a questa pista e viene messa da parte. Negli anni poi, come ho raccontato l'altra volta, incontro questa persona, ho questo contatto con questa persona che si definisce un ex NAR, Vittorio Baglioni, quindi non sappiamo se lui sia utilizzato quel nome. Mi parla anche lui, come mi ha raccontato la prima persona del 2011, che Emanuela è stata portata a Londra nell'estate dell'83. Mi consegna dei documenti di scambio di lettere tra il Cardinal Poletti e il ministro della difesa inglese, Frank Cooper, che parlano della questione di Emanuela, quindi mi dà una serie di documenti. Io quando li rendo pubblici, perché a un certo punto questo personaggio è sparito, mi ha promesso un memoriale, sparisce, sono costretto, perché così rifà vivo lui o mi chiamano, quindi pubblicamente parlo di questi documenti, e nel giro di un giorno, come avevo annunciato, ero andato dalla Toffanin, perché c'è un bel ascolto, dico questa persona o si rifà viva, e ho detto ma vedrai che domattina diranno subito falso per questo, falso. Il giorno dopo un articolo online ha detto quel documento è falso per questo motivo, quello per l'altro motivo, e è finita là. Non mi ha chiamato la procura, non mi ha chiamato nessuno. Finisce questa questione che rimane un po' sospesa, e c'è l'ultimo fatto che adesso lui spiega le motivazioni. Io conosco quest'estate una persona che era faceva parte, un maresciallo dell'aeronautica, quindi non un anonimo, faceva parte della segreteria particolare di Spadolini quando era ministro della difesa, quindi parliamo del Ministero della Difesa. Lui mi dice, sento parlare di Londra, io so una cosa che potrebbe aiutarti, sono disposto a essere ascoltato in procura, commissione, e così è stato. Questa persona, Giuseppe Dioguardi si chiama, e nell'agosto 83 lui stava nella stanza con Spadolini, entra il Cardinal Piovanelli, dice Cardinal Piovanelli era una di quelle persone nella lista di persone che potevano accedere al Ministero della Difesa quando volevano senza essere annunciati, si presenta da Spadolini, amici di data, erano da tantissimi anni, da sempre, e dice a Spadolini, sollecitava a quella richiesta del Vaticano di un volo Roma-Londra da fare con i voli CAI, quindi quelli gestiti dai servizi, doveva partire di notte da Ciampino, 4 persone a bordo, 2 uomini e 2 donne, più l'equipaggio, punto, e spingeva su questo volo. Dice il giorno dopo è arrivato anche il sollecito da parte di Andreotti. Dice questa situazione fu affidata a quello che all'epoca era il capo del Sismi, che è tuttora in vita, Lucaresi si chiama, credo, è stata affidata a lui questa situazione, e dice io penso che poteva trattarsi di Emanuela perché quando ci incontravamo nella pausa pranzo insieme a quelli del Sismi che stavano al piano di sopra, una di queste persone che conoscevo parlando mi dice certo questi è il Vaticano, oltre a questa storia di Emanuela a fare indagare su questo e questo, adesso ci chiedono pure i voli, e quindi lui ha legato le due cose. Certo. E quindi, cioè, se questo viene confermato e se su quel volo c'era Emanuela, questo vuol dire fare un grandissimo passo avanti. Cavoli. Tu sei riuscito a contattare l'ex capo? Sei del riuscito Sismi. a contattare l'ex capo del Sismi? Io no personalmente, però lui ha fatto ha verbalizzato in procura e anche commesso in procura 2 volte c'è stata questa persona, quindi vuol dire in qualche modo hanno preso sul serio, anche perché la procura... Quindi l'hanno sentito comunque? Sì, Ok. l'hanno sentito, loro non credono tanto alla pista di Londra. Appena ho cominciato a raccontare questo fatto, prima in commissione ho detto guarda c'è questa persona, ho visto tutti un po' presi perché in un attimo anche dalla parte dello Stato italiano veniva coinvolto in questa situazione. Certo. Certo. E perché c'è un particolare in più, e su questo penso che la procura stia spingendo, perché lui mi ha parlato di situazioni, e questo si lega molto a quello che mi aveva detto questo Vittorio Baglioni, no?
del volo e delle motivazioni, dell'oggetto del ricatto. Lui mi parlava di festini che c'erano in quel periodo con personaggi della politica, magistratura del Vaticano, e che quello lì si è creato l'oggetto del ricatto, cioè ricatti le persone per colpire poi determinate persone. E lui ha la sensazione che la procura sia interessata a questo fatto, perché lui ha parlato per esempio delle famose cene del mercoledì che si facevano in Vaticano, dove andava sempre Spadolini, Scalfaro, altri personaggi. C'era addirittura un reparto del Sismi chiamato reparto feste, perché c'erano situazioni, lui mi ha detto chiaramente, quello di cui si è parlato all'epoca di Berlusconi era proprio da novellini. Tipo Bunga Bunga impallidiva. Esatto. Ok. Secondo questa teoria, quindi, Emanuela sarebbe stata testimone di queste feste? Non lo so. Non si sa. Non lo so, Emanuela potrebbe Ok. essere stato anche l'oggetto, diciamo, mediatico, rapisci la cittadina vaticana, crei Ok. il caos mediatico e metti sotto pressione quelle persone. Ok, da diciamo non è ricattare. esclusa, non si sa se... No, ok, certo. non si sa. Ok, chiaro. Vai Alessandro. Guarda, Questione allora, diciamo che, come si capisce, la pista inglese in realtà è un segmento della storia, no? Cioè, stiamo parlando soprattutto da questo punto di vista, nel momento in cui lei viene rapita fino a quando, tra virgolette, cioè, secondo supposizioni, secondo quello che è scritto sui 5 fogli, troverebbe la morte nel 97, se non sbaglio. Allora, la pista inglese innanzitutto nasce ancora prima di Gastrini, nasce in una supposizione data dal figlio di Calvi, Carlo Calvi, penso un anno e mezzo dopo alla scomparsa di Emanuela, e lo lega questo il fatto di Emanuela alla morte del padre, all'uccisione del padre. Bisogna essere precisi quando si parla certo. di Calvi, perché Sì. Beh, possiamo dare per assodato che sia stato un omicidio. direi proprio. Cioè, e perché frutto della ricerca dell'agenzia investigativa che lui aveva usato subito dopo la morte del padre. Non ho capito come collega la morte del padre a... Lo collega per un gioco di ricatti. Ok. Bene, poi appunto ci sono i 5 fogli, c'è quello che il personaggio che ha descritto benissimo Pietro, che è il postino, cioè quindi questo Vittorio Baglioni, che non è però Vittorio Baglioni, io ne sono convinto, ma anche Pietro, cioè, sappiamo che non è lui, però lui Diciamo che è una si è nuova chiamato identità. così. Lui Si è chiamato presentato così. Ok. e lì tu capisci che il fatto che lui si sia chiamato Vittorio Baglioni, che abbia detto che era un ex NAR, lui sta perimetrando una storia, dicendo delle bugie, come abbiamo detto prima, no? in una sequenza di messaggi che tu devi mandare, unisci le cose vere alle cose false per non essere letto in Certo, maniera precisa. per far sì che venga letto solo da chi deve essere letto il messaggio. E lì ti porta nel mondo di Londra, ti porta ai padri Scalabrini, ti porta a Clapham Road, cioè dove appunto i 5 fogli parlavano di Clapham Road. Clapham Road viene citata ovviamente da questo che abbiamo definito il postino, e questo Vittorio Baglioni, e ti porta in questa Londra che però bisogna sempre pensare è una Londra degli anni 80, cioè non possiamo avere oggi, dove questa Clapham Road, che è a Brixton, cioè era una zona non esattamente turistica, non esattamente, diciamo così, facilmente frequentabile, magari cioè non c'era motivo per andare a Clapham Road
anzi era una zona abbastanza brutta, diciamo, ancora al tempo, no? Quindi, Cioè periferica comunque. sì, periferica. Quindi, e qua a Londra, quindi lui, questo postino, parla, appunto racconta di essere un ex NAR, quindi bisogna vedere se è vero o no. Lui fa dei nomi precisi di queste persone che lui conosce, fa il nome di Cristiano Fioravanti, di Stefano Soderini, tutti nomi di NAR, ma attenzione, e qua va poi vista nello specifico la cosa, non è che stiamo parlando di una banda di rapinatori, no, stiamo parlando nuclei armati rivoluzionari che era un mondo che era compartimentato in varie, quello che si potevano definire nel mondo dei rapinatori le batterie, no? Sì. Però in realtà erano dei nuclei, come le Brigate Rosse, erano dei nuclei compartimentati. In questo caso, cioè i NAR facenti parte Cristiano Fioravanti e Stefano Soderini era un nucleo a parte che aveva anche, diciamo, avevano molta, cioè c'era molto poca politica e molta criminalità. Sì. Perché? Perché c'erano determinati personaggi in questo nucleo, non solo loro due. C'erano Stefano Tiraboschi, c'era Spadavecchia, ma c'era soprattutto Massimo Carminati, infatti stavo per dire, Carminati fa parte dei NAR ed è lì che poi diciamo quanti gradi di separazione ci sono. Hai capito? Sì. È Massimo Carminati. Certo. Quindi a questo punto a Londra, poi io lo conosco direttamente la situazione, cioè io so com'è Londra da quel punto di vista. Molte cose di cui io parlo sempre perché le ho vissute, non perché l'ho sentite derelato, no? A Londra i NAR c'erano, cioè quelli che erano fuggiti dall'Italia, i latitanti, però c'erano due mondi dei NAR. C'era un mondo legato, diciamo, più a due persone, Roberto Fiore e Massimo Morsello, la Meeting Point, l'Easy London, cioè tutto si era creata una struttura, e poi c'era l'altra parte con Tiraboschi e Spadavecchia. Due mondi che in Italia, se fossero stati in Italia, si sarebbero sparati, perché due visioni diverse, ma il tutto esacerbato da rapporti difficilissimi a Roma, figurati, cioè mentre a Londra era un mondo di era come non lo so, ma quindi secondo te terra Emanuele è consacrata. stato a Londra? Emanuele è stato a Londra e Vaticano? Allora, questo Vittorio Baglioni, questo che mi dice di essere Vittorio Baglioni, dice che anche lui è rimasto per anni a Londra a seguire Emanuela, pagato, lautamente pagato, e non faccio fatica a crederlo, ma non non direttamente, cioè non per avere su di lei un controllo diretto, Sì, ma che non ha mai avuto contatti, infatti. esterno al posto dove doveva essere. Cioè quindi solo diciamo a controllarla senza che Emanuela fosse al corrente. Scambio di lettere tra vari personaggi, tra E anche controllare che nessuno andasse a Per avere cercarla, diciamo un probabilmente. uomo sul luogo. Un uomo no? sul più luogo di una che... persona, 2 o 3 persone. Sì, perché ovviamente sì. due, E tre scusate, persone. secondo questa teoria quindi Emanuela sarebbe morta poi quindi di cause naturali? No, non c'è da Secondo nessuna no. parte è scritto che è morta. Ah ok, scusate, quindi No. cioè, ci No. pot- Nei 5 fogli nei c'è cinque scritto fogli- gestione pratiche finali. Pratiche finali, perché sì. nel 97 è stata chiusa l'inchiesta in Italia, quindi pratiche finali basta con questa potrebbe storia. essere- Non interessa più a nessuno Emanuele, è morto il Cardinal Poletti che ha avuto una responsabilità in quello che è successo. A Emanuela, quello che mi ha detto questo Vittorio Baglioni, non interessava più niente a nessuno, fine.
Quindi è stato Dice, non so cosa è abbandonato, successo quindi le dopo. pratiche finali non potrebbero far riferimento al decesso di Manuela, alla chiusura come di- potrebbero far riferimento a... Non lo sappiamo, io sto tenendo aperte tutte le ipotesi, ovviamente per Pietro immagino sia più Certo. rassicurante pensare l'opzione delle perché è pratiche stata finali chiusa perché è nel scesa 97. l'attenzione mediatica. È una frase che mi dice anche non so se te l'avevo detto l'altra volta, il cardinale Castigliolara, che era la terza persona in carica, nel 97 proprio, sempre in questo periodo, viene chiusa l'inchiesta, il Vaticano non fa niente, io reclamo un po', lui mi chiama nel suo ufficio, vado nel suo ufficio e lì veramente ho capito cosa significa mantenere l'equilibrio. Io rilascio un'intervista e dico, te l'avevo detto forse. Sì, me lo ricordo. No, va, raccontacela. No, lui rilascia intervista, dico, il Vaticano poteva opporsi a questa richiesta d'archiviazione e diciamo che si sono dimenticati di una loro cittadina. Hanno sempre detto che avrebbero pregato, ma evidentemente le preghiere non sono bastate. Mi chiama Castigliolara, io vado nel suo ufficio, il presidente del governatorato, l'aspetto nel suo ufficio, lui entra dopo un po', un giornale arrotolato a mo' di manganello, se lo sbatte sulla mano, si avvicina, srotola quel giornale, io capisco che la mia intervista me lo tira in faccia perché io stavo seduto e mi dice questa frase: ancora con questa storia di tua sorella, adesso basta. E arriva in un momento nel 97 come si concludono i 5 fogli, nel 97 muore il Cardinal Poletti, nel 97 questo Vittorio Baglioni dice che Emanuela non interessava più niente a nessuno, a me mi hanno rimandato in Italia. Quindi nel 97 succede qualcosa e secondo me la storia di Emanuela non serve più in quel momento. Ma è viva Emanuela secondo te? Non lo so. Io ho detto, io solo quando troverò i resti di Emanuela dirò che Emanuela è morta. Fino a quel momento è un dovere normale cercarla viva, comunque sia. La commissione parlamentare Allora, potrebbe c'è sentire questa- Carminati, allora, sì. ipoteticamente, Ma no? con quale credibilità, Sì. Federico? No, ma Come con quale credibilità? Cioè, ma Carminati secondo allora te dice arriva che non lì è- e dice che la non è verità? attendibile. Non è attendibile. Certo, si inventerebbe qualunque Cioè, si cosa. inventerebbe qualunque cosa. Che senso avrebbe, beh, oltre a ma dargli un palco, non ha uno un show? interesse, no? Ma non credo che voglia fare show Ma Carminati. neanche riservatamente vuole parlare. No, Tu hai provato a sentirlo riservatamente? Tramite una persona e lui ha detto non sarebbe positivo né per te né per me. Ah, Fine. perfetto. Beh, però ha già detto una cosa, non ha detto nulla, ha detto non sarebbe positivo né per me né per te. No, ma guarda, ha una collaboratrice di Notte Criminale che era una Lei infatti mi ha messo così. a un certo punto lei era lì per Mafia Capitale e gli chiede appunto di Emanuela e lui gli dice: guarda, noi non ce la siamo mai presa con i ragazzini, dovete chiedere al Vaticano. Cioè, ma perché questo? Perché questa era una cosa che lo sapeva, attenzione, noi stiamo parlando, perché bisogna essere precisi, no? Massimo Carminati non era solo un ex NAR, era anche il delfino di Enrico De Pedis. Coimputato di Andreotti nell'omicidio Pecorelli. Cioè, dei testaccini che sono una branchia della banda della Magliana, Sì. è una parte. Quando io nel 2009 rubo l'intervista, anzi rubo un audio di 3 ore e mezzo al sodale di De Pedis, Chi? Marcello Neroni, quando rubo questo, dentro quell'audio lì, cioè lui mi dà una risposta, cioè Lui accusa Giovanni Paolo, no? a Giovanni sì, mi dà una sequenza Cosa di dice informazioni. in quelle registrazioni? In quelle registrazioni mi parla di De Pedis, che conosceva Casaroli comunque da tempo, dai tempi del carcere minorile. A un certo punto che la cosa diventa troppo, lui mi parla in maniera anche abbastanza greve, no? Ma bisogna anche rendersi conto che stiamo parlando di Certo. uno che è stato un usuraio fino a ieri. Cioè, Sì, non è uno che non è uscito da Oxford. non è uscito da Oxford, per cui bisogna anche sapere gestire quello che ti dice, no? ok. Equilibrare le cose. Però parla di Emanuele in maniera molto
molto spacciata con questa relazione con Papa Wojtyla. A un certo punto Casaroli dice, Casaroli cioè, la cosa deve finire, contatta De Pedis e lui la fa sparire. E quindi che legame ci sarebbe stato tra Emanuela e Papa Wojtyla? Questo non ho compreso. Beh, secondo noi loro ne avrebbe abusato. Ne avrebbe esatto. Okay. Però tanto non sono parole riportate da altri, possiamo dirlo. Sì, cioè, sì, no, quindi no, lui, no. secondo diciamo il sodale vicinissimo a De Pedis, Esatto. Papa Wojtyla avrebbe abusato di Emanuele Orlandi. E questo rapporto, cioè in questo audio, cioè la relazione tra De Pedis, Carminati, cioè, che aveva questo doppio ruolo dentro Enar, a quel nucleo di Enar e dentro la banda della mafia. E ricordiamo Massimo Carminati, coimputato di Buzzi nel processo Mafia Capitale, Buzzi Esatto. difeso da Diddi, che è a capo della Commissione Vaticana. Ok, volevo solo disegnare questa cioè, cosa. Capisci come tutto È quello che dico ha un anch'io, dico filo. però, ma porca miseria, se ci sono queste... Ma perché? Ma anche semplicemente, magari io non ho nulla contro Diddi, non è, ma io dico una questione di opportunità. Certo. Se la volontà è quella di voler fare trasparenza, ma ci saranno Diddi- state delle persone un po' lontane da questo cerchio un po' strano, non so Diddi come ha dire. dichiarato che alcune cose, compreso il fascicolo, al momento per lui non sono rivelabili, no? Cioè, dopo 42 anni. Dopo 42 anni. Ha Quindi detto sono ancora... Già ammetti che c'è qualcosa che c'è di importante, no? Quindi non sì. sono soltanto quei ritagli di giornale di cui qualcuno parlava. Allora, io andrei verso la conclusione. C'è un video Sì. che è di Gianni. Ricordiamo chi è Gianni, scusatemi così. Ex comandante della Gendarmeria Vaticana. Che dovrebbe essere stato uno dei due Emissari che sono andati da Capaldo. da Capaldo, e che poi avrebbero contribuito alla cacciata di Capaldo e il subentro. Sì, loro poi sono usciti di scena perché Vabbè, è finita sentiamo lì. cosa dice. 20 anni a capo della Gendarmeria Vaticana ed è rientrato anche lui nelle audizioni della Commissione bicamerale d'inchiesta su Emanuela Orlandi. L'aretino Domenico Gianni oggi è a capo delle Misericordie Nazionali, presidente della Eni Foundation ed è ambasciatore dell'Ordine di Malta a Cipro e in Gambia. Tutt'altro rispetto al suo passato, ma non si è tirato indietro ed ha risposto alle domande. In sintesi, Gianni ha ribadito la volontà di collaborare ed ha riferito che sulla questione dell'estumulazione della tomba di Renatino De Pedis dalla Basilica di Sant'Apollinare, la Segreteria di Stato del Vaticano gli chiese di prendere contatti con il procuratore Capaldo, titolare del fascicolo sulla scomparsa della giovanissima cittadina vaticana. Gianni ha anche ribadito che la Santa Sede non aveva portato avanti indagini curate invece dagli inquirenti italiani e su questo punto si è anche detto dispiaciuto che Capaldo lo abbia definito un emissario. Io sono un servitore dello Stato che gli offrì leale collaborazione, ha detto Gianni. Tra l'altro Gianni ha rivelato di aver appreso della estumulazione della tomba proprio mentre era impegnato nella gestione della sicurezza per la visita di Papa Benedetto nella sua Arezzo. Ma Come ce lo commenti questo, Pietro? Quello che dicevo prima, che perché purtroppo le persone sono così. Capaldo mi dice una cosa, il testimone che dovrebbe confermare le cose di Capaldo dice un'altra cosa. Lui ha negato, lui ha ammesso di questo incontro, ma ha negato le cose che mi ha detto Capaldo. Quindi o le cose false me le ha dette Capaldo o le sta dicendo Gianni adesso. Delle due l'una, insomma. Però il senso è sempre quello, no? Cioè sostanzialmente il non detto di tutta questa vicenda è il Vaticano ha avuto un ruolo nella sparizione di Emanuela e il Vaticano sta occultando Emanuela. No, sta occultando la verità, sono due cose Ok. diverse. E mai però, Pietro, la possibilità, neanche l'apertura di dire forse il Vaticano non c'entra nulla. Cioè nel senso che io non capisco per quale motivo, le storie sono come le racconti. Se vuoi raccontare tutti i dettagli per far sembrare il Vaticano quello che ha. Scusa, io ripeto la stessa cosa, sono 40 anni. È iniziata 40 anni fa. Per anni il nostro punto di riferimento, del quale ci fidavamo al 100%, cominciare da mio padre, era il Vaticano, era Giovanni Paolo II. Non minimamente ci veniva in mente il dubbio che potessero aver avuto un ruolo in questa vicenda, quindi abbiamo dato tutte le possibilità.
loro se ne sono sempre rimasti trincerati, potevano aiutare diversamente. È ovvio che poi alla fine muore mio padre, muore Giovanni Paolo II nel 2005, io in quel momento mi sono Ma io sentito ti faccio- solo Bene. perché non sapevo che fare, e da lì ho cambiato atteggiamento nei Ok, confronti del Pietro, Vaticano. E quindi ma che devo se- fare? Continuare però a essere... se per 5 minuti, se Dai. per 5 minuti tu pensi che il Vaticano veramente non sa nulla, veramente L'avrebbero non sa. dimostrato, E l'avrebbero come? dimostrato, Come? hanno Come dimostrato faccio- il contrario. come si fa a dimostrare il contrario? Dimmi. Il loro atteggiamento mi autorizza a dire quello che dico, il loro atteggiamento, la mancanza di collaborazione, la volontà a fare chiarezza, a negare le cose che poi invece escono Pietro, fuori, la dire volontà sempre di no. fare chiarezza quando non coincide Dai. con le responsabilità del Vaticano non è mai chiaro. Allora, il Vaticano aveva questo fascicolo dal 2012, perché per anni, da cominciare dal Cardinal Bertone, tutti quanti, no, non esiste, non c'è niente, ha mai visto, non esiste, adesso all'improvviso esce fuori. C'è tra l'altro, guarda, l'ultimo aiuto che mi ha dato, tra virgolette, Andrea Purgatori, e poi è successo quello che è successo, dovevamo andare in una trasmissione, lui stava seguendo una situazione, una persona molto molto vicina al Cardinal Bertone, l'avvocato del Cardinal Bertone, dice: Andrea, certo quel fascicolo ce l'ha sotto il cuscino Bertone e ci stanno pure delle lettere riferite a te e a quello che hai fatto. E questo, è così, perché quel fascicolo è stato fatto fare nel 2011. Monsignor Georg mi ha detto a me: chiamo Gianni, gli faccio fare una ricerca e trovare tutte le cose che trova. E da lì è nato questo fascicolo chiamato Rapporto Emanuele Orlandi. Quindi, poi dici il Vaticano, perché c'era il Vaticano? Perché il Vaticano, se era completamente innocente, si sarebbe messo a disposizione dall'inizio. Evidentemente ha qualcosa da nascondere, perché ha avuto un atteggiamento contrario dall'inizio di questa vicenda, da cercare di... E a me lo dicevano il capo della mobile all'epoca, Cavaliere, dice: noi cercavamo di andare avanti, però c'era la pressione del Vaticano nei confronti dei nostri superiori. Ma tu la strumentalizzazione di tutti i fatti per fare in modo che sia il Vaticano Ma quale a sembrare strumentalizzazione? tutti i fatti. Io dico i Quanta fatti gente- reali. Quanta gente Ma ci ha quale- merciato, Pietro? Ma non che tu. c'entra? Vedi, cambi Quanta discorso. gente ci ha merciato? Vedi la tecnica di Però, cercare. Non c'è una tecnica. Provo di cambiare. Che c'entra la gente che Francesca, ci ha marciato? provo a darti una risposta io, cioè come fa il Vaticano a dimostrare di essere estraneo a questi fatti? Per esempio, mi verrebbe da dire delle audizioni pubbliche e dimostrare, visto che la trasparenza è il comune denominatore di quello che vuole, cioè diciamo Papa Francesco vuole portare il Vaticano ad essere totalmente trasparente, soprattutto nei casi di giustizia, di malagestione, giusto? Ecco, assistere pubblicamente ai lavori che vengono svolti in questa commissione, quindi audizioni Ma non è una pubbliche. commissione, è un'inchiesta. Va bene, L'inchiesta ma questo- non è pubblica, Fede. Ragazzi, tanto fanno il cazzo che vogliono. A te ti hanno tenuto in galera sotto casa di Papa Francesco. Cioè, fanno un po' quello che vogliono. Li facessero delle cose pubbliche e trasparenti, e secondo me riuscirebbero quantomeno a dimostrare che ad oggi c'è la volontà di voler far chiarezza in maniera trasparente. Altrimenti io Tanto faccio- hanno il potere di faccio poterlo una fare. domanda e chiederei poi a Francesca di chiudere. Secondo te, a fronte di tutto questo, che cosa si dovrebbe fare? Cosa dovrebbe fare il Vaticano? In che modo dovrebbe agire se appunto non sei d'accordo con magari la trasparenza, perché possono avere i loro motivi di riservatezza, eccetera. Pietro, cosa dovrebbe fare? Cioè, qual è il tuo punto di vista, che è opposto a quello di Pietro, in parte anche a quello di Alessandro? Qual è? Cioè, tu cosa faresti al posto di Pietro oggi? Pietro lo sa cosa farei. Quello che non potrei mai fare. Lo sai che mi ha proposto? Tanto non lo faccio, lo posso pure dire. Presenta una lettera a una persona, ha letto questa lettera dove io chiedo addirittura perdono per il mio atteggiamento di questi ultimi anni. Mi accusa come continua. Cioè, ti rendi Perché tu- conto? ma certo, ma io non, perché io una non farei- persona che accusa Ma come continuamente pretende? un'altra persona non può avere Ma come collaborazione. pretendi che io possa Pietro? chiedere scusate perché se vi ho offeso in questi No, se ultimi vi ho anni, accusato, visto che per 30 se anni vi ho voi siete accusato. stati... Ma Fra, dov'è la compassione Se vi ho cristiana? Madonna. accusato, Però è vabbè, una- Ma quello che hanno fatto loro nei confronti della mia famiglia, niente? Non conta niente quello che hanno fatto per Pietro, 40 anni, se tu a devi- cominciare da Giovanni Ma se- Paolo II. anche mettiamo- Giovanni Paolo II è a conoscenza di tutto, lui ha occultato, lui ha permesso al silenzio e all'omertà di calare su questa vicenda. Lui sapeva esattamente, quando è venuto a casa nostra 6 mesi dopo la scomparsa di Emanuela, sapeva cosa era successo Io mi rifiuto. e hanno deviato l'attenzione. Mi rifiuto, È uscita fuori la questione di Aliaccià perché faceva comodo a loro, sono diventate in un attimo vittime, perché sono diventate vittime del secondo attentato. Gli attentatori non sono riusciti a ricattarlo con l'attentato, lo fanno con il sequestro di una cittadina vaticana. Loro sono diventate le vittime di questa vicenda e sono andate avanti negli anni così. Ratzinger sapeva tutto, ha fatto Pilato perché si è lavato le mani di questa storia. Francesco che dice io sono arrivato dall'altra parte del mondo, è arrivato così ingenuo, non sa niente. Francesco stava da anni in Vaticano, Però, stava scusate un sempre in attimo, Vaticano. scusate un attimo, Francesca, io Dai. voglio mettere questa ipotesi. Se domani Pietro
ovviamente opzione che non succederà mai, chiedesse scusa, cosa dovrebbe succedere secondo te? Mi dovrebbe accogliere Papa Io sto Francesco, secondo lei. diciamo, io fossi in No, Pietro, ma ti chiedo, nella fossi tua in ipotesi. Io fossi in Pietro, cercherei una verità fuori dalla mediaticità, fuori dalla commissione, cercherei una No, ma verità. andiamo nel pratico, andiamo nel La cerco, la sto cercando. Una verità, un dialogo fuori dalla mediaticità, fuori dall'accusa. Ma per anni fuori abbiamo fatto un dialogo, per anni. Fuori Per dall'accusa anni. che sono stati loro e che loro sanno dov'è tua sorella. Perché se l'assunto è voi sapete, voi potete, voi, certo, voi, perché il loro atteggiamento mi autorizza Però a dire che scusa, loro sanno. se queste Però, persone Francesca, non lo scusami un sanno, non ti attimo. riceveranno Tu mai, la verità beh. non si arriverà mai. Ma io mi sono stufato Però- pure di però- implorare, di chiedere venia, di Quello che io chiedo, chiedere un no, aiuto. E Francesca, dai, visto che in teoria parliamo anche di un discorso legato, no, a quello che il Vaticano rappresenta e le persone all'interno del Vaticano rappresentano, io non penso che questa sia una questione di chi chiede scusa No, per certo che prima, non è cioè, una penso assolutamente che non è una questione se che c'è dice- un Papa in questo momento o qualcuno che sa, non penso che si faccia fermare dall'aggressività che Pietro ha avuto il in questi problema anni, non è no? il problema Comprensibile, è che, il comprensibile, problema esatto. è direi. che il Papa il Vaticano di oggi non sa dov'è E allora, Emanuela. Che lo dici? e allora, no, ma io chiedo, però rimanendo su queste tu dici che ipotesi, lo sa. Francesca, Ok. rimanendo su queste ipotesi, tu sei convinta che non sappia nulla. E allora a cosa servono le scuse di Pietro nell'atto pragmatico che descrivi? Nel mettersi a disposizione e cercare una verità insieme con queste persone, Ci lui abbiamo con parlato queste per- persone. Ma se no? dici che tanto non sanno niente. Ma però possono aiutarlo a cercare. Perché non possono farlo diversamente, Se ogni scusa? cosa, perché Dovrebbero Pietro, farlo ogni diversamente. cosa, Non dovrebbe ogni cosa essere- che ti viene detta dovrebbero farlo diventa un indipendentemente. caso Dovrebbe dovere, a prescindere da Pietro, ogni da- volta che che c'è un'ipotesi nuova, questa ipotesi mediaticamente conduce a fango sulla Santa Sede. Ma E- no, a fango su di me no, sulla mia famiglia no. Scusa, ma- Quando ci hanno detto le peggiori cose là dentro, ti ricorderai, su Giovanni Paolo II, su tutti i giornali, soprattutto Certo, i giornali a servire ma al tutto questo Vaticano, è assurdo. inventavano le Tutto cose. questo E è dai. assurdo, tutto questo è assurdo, ma infatti io non dico che non ci siano Il responsabilità. fango se lo tirano da soli loro. Ok. Beh, ragazzi, Loro hanno aperto un'inchiesta che idealmente dovrebbe aiutare Pietro a trovare la verità. Ma aspettiamo nei risultati prima di Ma accusarli. stiamo vedendo già quello che sta producendo. Perché cioè, cosa non so, abbiamo cioè, visto? niente. Appunto. No, la prima accusa è Capito? stata quella nei capisci? confronti della Cioè, famiglia. guarda, cioè, Sapendo com'è andata. l'unica cosa, esatto, è stata quella. Oltretutto, cioè, proprio, se vogliamo ritornare anche, cioè, su Neroni lo ascoltano e non si sa come. La notizia, quello della bandiera magliana, la notizia non è che trapela in maniera limpida in una dichiarazione, cioè viene veicolata da un giornalista del Corriere al sottoscritto e gli dice: guarda, Neroni è diciamo ha una certa età Demenza senile. ed è sì, senza tener conto che lo stesso personaggio, cioè, è stato praticamente per 30 anni, 40 anni considerato un pazzo. In realtà lui lo faceva soltanto, come tutti gli altri, Per uscire di galera. per stare in OPG Certo, e poi ovvio. uscire di galera. Certo. Cioè, no, adesso e perché Quindi fai tutt'altro che filtrare- pazzo di- perché fai filtrare una cosa invece di dirla in maniera così limpida e pubblica, così? No, tu fai queste cose qua, questi giochetti e ti ricordo che il promotore di giustizia nel giorno del quarantennale della scomparsa di Emanuela è stato il primo che alle 7 del mattino, cioè, ha fatto un'intervista a Rai 1 con il direttore Certo. e glissò. Federico, secondo te cosa dovrebbe fare il Secondo me Papa Francesco dovrebbe, non so in che modo, cioè al posto che andare da Fazio a dire delle cose giustissime ma ovvie, perché dire che la guerra è brutta, che dobbiamo accettare tutto, fantastico, ma finché se tu vuoi estirpare la merda dal mondo, inizia ad estirpare la merda da casa tua, sarebbe fantastico sentire Papa Francesco dire due paroline su questa vicenda pubblicamente, al posto che farsi andare a scalda a farsi stendere il tappeto rosso da Fazio. Direi sacrosanto per rimanere Esatto. nei termini. Perché poi se ti affacci dal balcone e ci dici che la guerra è brutta, mi viene da dire grazie al cazzo. Scusate. Grazie mille a tutti i nostri meravigliosi ospiti per questa bellissima puntata. Ci vediamo ad una prossima puntata. Di Pulp Podcast, ciao amici. Grazie mille. Non voglio rubare troppo tempo alla vostra preziosissima trasmissione di informazione. E poi mi aspettava fuori dall'ufficio